ricevere anche, no? Perché da Carlo e tutte le fantastiche teste con cui collaboriamo riceviamo degli input meravigliosi, no? Perché sennò saremmo sempre chiusi nella nostra scatola. Faccio un esempio, così parliamo di bar. Se Filippo Sisti, che abbiamo visto l'ultima volta, o Simone Caporale fossero rimasti chiusi nel bar, avessero guardato soltanto al mondo del bar, non avrebbero creato tutte quelle genialate che hanno creato nella loro esistenza, capito? Nella loro storia professionale. E questo è il fatto di saper guardare fuori. Loro guardano fuori, io guardo dentro. Cioè, io vengo da un altro mondo, ma guardo dentro il bar e lo indago e lo racconto. Questo è un po', ma è quello che facciamo tutti, è un po' la scuola bar giornale, capisci? La scuola è nostra, è quella, cioè di raccontare questa materia nel modo più tecnico possibile. Laddove non riusciamo ad arrivare al, come dire, al super tecnico, ci avvaliamo di una fior di squadra di collaboratori, di tecnici che ci raccontano le cose. Il mestiere, poi, è quello di comunicare il bar, no, caro? E che tra l'altro appunto oltre ovviamente ai lati tecnici che possono essere approfonditi alla grandissima, il bar a differenza magari di altri settori, di altri filoni, ha anche una componente umana, personale, esperienziale che è di una profondità inaudita e forse questa è la cosa più particolare da raccontare alle zie, alle mamme. La grossa difficoltà è quella di spiegare che c'è parecchio, anzi parecchio, c'è un universo dietro un drink o dietro delle luci che si accendono, quindi come dire, sono sfaccettature di un lavoro unico che è quello del giornalismo, del bar giornalismo, della comunicazione in generale. Scusa, ti interrompo un attimo Carlo, che così facciamo tutto a step, che ho mille cose da chiedervi. E prima cosa, raccontaci chi sei. Quindi Consiglio, potete leggere in questura nel caso volete. No, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Stefano. Tu hai fatto come lui o sei stato un bartender? Non sono stato un bartender, ho iniziato a scrivere di altro, anche io mi occupavo di sport, di tennis nello specifico. Quando poi mi sono spostato a Milano, quindi 6 anni fa, ho risposto a un annuncio che mi dava la possibilità di raccontare, quindi di continuare a scrivere come facevo, di enogastronomia in generale, eno soprattutto. E quindi sono Tanto entrato Eno. tanto eno, esatto. Non ha detto Eno, lo dico No, per- assolutamente, molto eno. Fai vedere le Eh, unghie. tagli. Con una testata che insomma, posso citare anche, che è Beverfood, che si occupa tra l'altro ha un taglio di analisi molto diverso da quello di Bar Giornale, quindi sono entrato così nel settore. Ho avuto un'esperienza anche da titolare, coproprietario di un ristorante, di un locale, insomma, ristorante bar, che mi ha garantito tra l'altro per osmosi, per sudore, lacrime, sangue anche, voglio metterci, Dai, di poter imparare parecchio anche parecchie cose che forse non avrei imparato, ecco, mettiamo così, avere un'ottica che non avrei avuto se non avessi fatto questa esperienza. Quindi sì, insomma, so far da bere, se questa è la domanda, in maniera molto, molto, molto standard, molto poco dinamica, però comunque i classici, quelli almeno ce li ricordiamo. È una cosa che a chi ascolta e chi guarda interessa molto, tipo quando è venuto Marco Ranocchia, cose varie, in molti comunque mi dicono sì, ma il bartender l'ha fatto, è partito da quello. Infatti tipo Marco Ranocchia mi ha detto che lui invece vendeva fiori. sì, però voglio dire, come chiedere a un giornalista sportivo se ha mai giocato a calcio, voglio dire, ci sono dei giornalisti che a un certo punto fanno il giornalista, lo fanno con tutti i criteri, i crismi del giornalista e raccontano il modo del calcio, in modo poi tecnico, insomma, abbiamo visto mille esempi, non necessariamente. Sì, io mi sono fatto i miei corsi, mi sono fatto le mie cose, certo, perché volevo capire fino in fondo e quindi ho cercato di approfondire anche facendo dei corsi, anche studiando la materia dal vivo, però siccome sono una schiappa a livello manuale, io non bevo a casa, bevo solo nei locali dove c'è qualcuno che fa le cose buone veramente. Bene, Sì, ma no, ma è una questione di praticità. Cioè non c'ho la mano, come dire, cioè, posso scrivere, posso raccontare, posso dire, ma non ho la mano. E poi quindi- possiamo dire una Ah, cosa, eh, bere al bar è un'altra cosa. ok, No. a prescindere da Ma chi fa da no, bere, non ma bevete bere a al bar casa. è una Se cosa siete a casa uscite, completamente. seguite questa Se diretta siete al a bar. casa, esatto, andate. Se ci No, state sì. seguendo da casa, andate a seguirci dal Ma bar. magari il giorno off oggi. Può essere lunedì. Va bene. Il lunedì è il giorno che mi chiedono di più. No, comunque su questo discorso qua invece io non sono molto d'accordo, perché tu pensi di non avere la manualità, però io sono dell'idea invece che ti ci vuole solo più tempo degli altri. Proviamo, vedi che balbetto soltanto all'idea. Può essere. Secondo me ti ci vuole solo più tempo degli altri, però il discorso, la manualità o il talento, la manualità o il talento, secondo me Vi sveglio una sono cosa, un po'. io ho un club di amici in cui un giorno alla settimana Se preparo il i microfono cocktail. tu è questo qua, non è quello là. Dai, No, via abbiamo qua, via questo. qua.
Ho un club di amici con il quale appunto faccio questi esperimenti. Loro sono felici e questo mi basta. Però faccio questa serata di esperimento. Chiederemo a loro. Sì, se loro sono felici e basta. Cioè, almeno sono allegri. Per No, forza di sicuramente cose, escono forse. allegri. Ma no, ma l'ho visto anche durante il periodo ai noi del lockdown, quando eravamo costretti. A casa bevevo, facevo cose cioè, improprie. Nel senso, facevo veramente Ma delle non so cose. se Ma vogliamo no, sapere, ma ma no, comunque ma va no, bene. ma no. Avevo anche di fantastici prodotti, delle cose, però non era questo. Ma perché per me non è, come dire, il mondo del bar, è tutto quello che racconto sul mondo del bar, non è né il cocktail, né il bartender, né il bar, né l'atmosfera, sono tutte queste cose insieme. Quindi quando vengo a perdere una di queste dimensioni è come se perdessi un tassello di un puzzle, di un mosaico. È tutto, cioè, è per quello che sentivo la mancanza fondamentalmente del bar, non tanto perché durante il lockdown tante persone hanno iniziato a bere a casa, a imparare a farsi da bere a casa, no? Non era così difficile, poi È hanno vero. scoperto. Quindi oggi ancora di più chi fa bar deve tener conto che sono delle persone che hanno bisogno, come diceva Carlo prima, di ancora più esperienzialità, cioè di fare l'esperienza di entrare in un bar, di sentirsi accolto, di sentirsi bene, di sentirsi in un posto che non è casa. Tanti dicono il bar deve essere casa. No, io non vado al bar perché è casa. No, sono Cioè, d'accordo. No, no, è la verità. vado al bar perché è il bar, Sono cioè se d'accordo. no, cioè, capisci? Il bar mi dà qualcosa in più, è diverso da casa mia, è la casa di qualcun altro, no? È come essere qui da te, no? E insomma, e questa è un po' la filosofia, no? A podcast sei in un'altra dimensione, no? Ti racconti anche in un modo diverso. Si crea una connessione che io non pensavo si creasse in un podcast, perché l'ho vista in prima persona quando nell'ascoltarlo, Mm. che sento, cioè tipo, se mi capitasse di incontrare un ragazzo che seguo che fa un podcast, mi verrebbe da salutarlo come se ci conoscessimo. Mhm. E penso che questo è quello che mi sta succedendo a me facendo tutte queste puntate. Tra l'altro non è troppo difficile solo, per dirne una, facendolo per la prima volta e continuando a farlo, magari può rendersi conto delle micro dinamiche che si instaurano, magari divenendo consumatore abituale in un determinato bar, quindi diventando di fatto quello che viene definito all'estero un regular, o andando a verificare quali sono le atmosfere dei vari bar, si innescano ripeto, delle dinamiche, degli ingranaggi che a pensarci senza averlo mai provato non si indovinerebbe mai. Quindi, come ha detto prima Stefano, il fatto di avere quel tipo di vibrazione, quel tipo di musica, quegli odori, quel rapporto che può instaurarsi con un bartender è così. E lo stesso chiaramente vale dal lato del bartender, no? Non dal lato consumatore, dal lato del bartender. Per chi non ha mai fatto questo lavoro, si approccia adesso da un punto di vista, ripeto, umano. Insomma, è una bella analisi. Mi ci sono trovato spesso con molti ospiti, anche con molti miei colleghi, il fatto di, facendo questo lavoro, soprattutto se sei una persona come ero io, come sono ancora io adesso, timida, è un lavoro che ti fa veramente crescere e cambiare completamente anche il modo in cui ti rapporti con le persone, il modo in cui cresci, il modo in cui diventi. È così, assolutamente. Sono d'accordo. Sei anche un po' timido, anche Stefano, quindi Sì, purtroppo no, è così. io sono nato timido. Sì, sì, questo l'avrei detto subito, Poi a un guarda. certo punto della mia vita, come dire, ho iniziato a frequentare i locali già giovanissimo, ma perché andavamo a fare una roba che si chiamava chitarra bar. Cioè, negli anni 80 era finito anche l'epoca del piano bar, si faceva chitarra bar. Scusate se ogni tanto indietreggio, però non mollo. Ti prego. E quindi avevo questa esperienza di andare nei locali, di vivere con una dimensione molto particolare, di essere comunque è quello che mi ha fatto innamorare. Io, come dire, ma tu da quanto stai nei locali? Sto da 3 secoli, cioè da quando ero ragazzino che li frequentava così. Ho visto tutto il cambiamento, tra l'altro. Parliamo oggi del bartender. Allora c'era soltanto la figura del barista fondamentalmente. E nei locali, boh, i ragazzi non andavano, cioè nei locali come li concepiamo oggi, cocktail bar. Non era un articolo così richiesto. Il cocktail bar fino diciamo alla metà degli anni 90, eccetera, per un ragazzo era una cosa un po' lontana, no? Si preferiva andare al pub, poi magari quando avevi qualcosina in più in enoteca, che Mm. oggi si chiamano wine bar. Però quella era il mondo, no? Cioè quella era la situazione. Poi a un certo punto c'è stato questo spartiacque che un po' secondo me è stato quello che ha segnato il cambiamento, che sono state la metà degli anni 90,
quando qualcuno ha iniziato a fare quella cosa, che adesso qualcuno storcerà il naso, però vi dico che è stata quella cosa che ha fatto detonare un po' tutto il settore del cocktail bar, che si chiamava happy hour. Adesso qualcuno dirà, ragazzi, se non ci fosse stata quella cosa per cui con 5.000 lire, perché allora c'erano le lire, me lo Sì, ricordo. sono me le ricordo, le ho usate io Te lo per un po'. usate lì. Con 5.000 lire potevi prendere tutto quello che volevi dal buffet e con una bibita, con una bibita, insomma era il massimo, allora neanche si prendeva un drink e per un ragazzo che magari era universitario, cose del genere, era la salvezza. Cosa succede? Che in questi locali piano piano iniziavano a introdurre i cocktail e quindi la gente ha iniziato a conoscere i cocktail. Non c'era food pairing, non c'erano abbinamenti, era semplicemente mangiare. Uno andava, beveva qualcosa e mangiava. E così che è iniziata la cosa. Poi quella roba lì è diventata una cosa un po' brutta, no? Perché è diventata la pericena, la per i Mm. buffet, la per i cane, la per i zoma, La, la per i la tutto. pericena parliamo già di molti anni dopo, però. La per i cena, cioè nel senso comunque c'era quella questione lì. Però per molti locali quella è stata, voglio dire, io parlo a tutti i locali, no? Non mi interessa tanto l'elite. Bar Giornale è una rivista di per sé democratica e quindi riconosco il fatto che tanti locali che lo fanno tuttora, va bene, hanno il loro modello di business, gli va bene così, continuano a fare così. Diventa però non voglio dire un ostacolo, una sfida però per chi comunica il bar e anche per chi lavora al bar in un certo modo, combattere quello che è diventato un po' non voglio dire uno stigma, però comunque sicuramente una sorta di... Già Sì. c'è un pregiudizio che rimane ancora nel sistema Italia nei confronti del cocktail bar come luogo di perdizione, vado a bere, vai a bere, vai a sfondarti la Dillo a testa. mia zia che ogni Per la volta... suddetta zia. Per di più, tra l'altro, c'è ancora da combattere questa idea dell'andare a farsi la buffata, come abbiamo detto, con 5.000 lire, che adesso sono qualcosa in più probabilmente. Non mi ricordo Però neanche è quanto così. vai con 5.000 lire, detto tra noi. Vuoi fare il calcolo? No, non lo 1926,30? Grosso modo erano 2,50 Qualcosa euro. del Sì, ma genere. non si può più fare quella cosa di anch'io, cioè se non è che ti guardi il conto in banca e fai No, direi di no, direi di no. no. Però è così, rimane comunque una sfida grossa, cercare di, quando parliamo di comunicazione del bar, cercare di mandare il messaggio per quello che è, quindi cercare di comunicare il bar per il luogo e B soprattutto il lavoro, cioè la fatica grande che i bartender fanno per poter proporre una, ripeto, non voglio dire per forza la parola esperienza che è molto abusata, però comunque una fruibilità di qualità, che molto spesso, questo è un mio parere, sia chiaro, quindi Sì, l'ultimo che non degli fa rima stupidi, con apericena, stai dicendo questo. Va bene. non questo lo hai detto tu, però in generale che non è così compreso Mm. dall'utente finale, che poi alla fine è il destinatario del lavoro del bar. Quindi, Io mi ricordo questa cosa quando ho vissuto questa bellissima esperienza a Londra, che quando si andava fuori con gli amici ti telefonavano e ti chiedevano, perché allora ci si telefonava, credo che non ci fosse, sì, c'erano gli SMS, adesso non voglio dire quanti secoli ho, sono come quel vecchietto di Scooby-Doo, hai capito? E mi tolgo la maschera e ho 800.000 anni. E, no, mi ricordo che c'era questa cosa fantastica per cui in una cultura anglosassone, evidentemente abituata al bere in modo diverso rispetto al nostro, si diceva o andiamo a bere o andiamo a mangiare, perché ogni volta era perché andare a bere vuol dire offrire un round ad ogni persona, no? Era diverso dal nostro tipo di bere. E quindi c'è anche questa questione del non mescolare il bere col mangiare, quando si beve, quando si mangia, si mangia. Questa cosa mi è rimasta un po', no? E quindi io effettivamente, che ne so, preferisco per dire fare una bella esperienza in un cocktail bar e poi magari andare non in un ristorante blasonato, ma andare a cioè se devo spendere dei soldi, io preferisco investirli nel bar. Non, sono così appassionato più di cose liquide che di cose solide, non so come dirti. Cioè il mio lavoro è come dire continuamente pensare i cocktail, come raccontarli, come descriverli, come fare, come rendere ogni volta una storia diversa. Da 20 anni mica posso raccontare ogni volta le cose nello stesso modo. Quando invece mangio penso a stare, cioè stacco un po' il cervello, no? Nel senso non ho voglia di pensare che sto facendo un'esperienza, non so, gourmet, capito Mhm. questa cosa. Questo è un po', ma questo sono io un po' No, la mia io cosa. ti confesso che anch'io grosso modo sono della stessa idea, o nel senso che anch'io la prendo con questa filosofia come fai tu, nel senso anche nel bere un drink, nel fare un'esperienza in un cocktail bar, come mi trovavo a parlare settimana scorsa con Marco Russo, che non è solo il cocktail in sé quello che ti danno. Ci sono tanti, ci sono tanti locali, come mi sono trovato a parlare con Marco Russo, il tipo il 30, che tu entrando e sedendoti
già ancora prima che ti arrivi il drink già hai vissuto gran parte di un'esperienza e loro ancora non t'hanno loro non t'hanno ancora preparato niente, perché Sì. c'era la storia della tessera con l'inchiostro simpatico, tutte quante le targhette che vedi in giro, come è fatto il locale, le storie del locale, ancora prima che tu possa ancora vedere la drink list. Quindi Ma sai, quelle si chiamano, è la cifra, cioè si chiama cifra, cioè la cifra stilistica di un posto, no? Quel motivo che ti spinge ad andare lì e non un altro. Possono essere mille i motivi che mi spingono ad andare in un locale, no? La musica, l'atmosfera, i ragazzi, le ragazze, i cani, i gatti, cioè qualsiasi motivo per cui, cioè ci possono essere mille motivi per cui. Però ecco, quello che secondo me verrà ancora più fuori nel breve periodo, e quello che stiamo già vedendo, è che è importante la specializzazione, cioè nel senso tu ti specializzi e hai una tua essenza. Addirittura a Londra, la nuova generazione di locali che stiamo vedendo, soprattutto a Londra, è di locali specializzati in un mondo. Specializzati in whisky, Mhm. specializzati in mondo agave, quindi tequila, bar, queste cose. Quindi questi sono tutti segnali di cambiamenti epocali. Qualcuno che in qualche modo vuole distinguersi da quello che è intorno. Ma è la logica dei competitor che c'è in tutti i campi, no? Tutti vogliamo in qualche modo io vado in un locale perché, boh, non so, hai parlato di Milano, sto su Milano, forse, forse è più semplice anche per me, nonostante che comunque giri un po' dappertutto, però ci sono dei locali che mi danno esperienze diverse, no? Io parlo di cocktail bar, no? Mhm. Se vado, che ne so, a Rita ho un'esperienza, allo storico Nottingham Forest non altro, al Camparino, al Bar Basso ne altro ancora, e via dicendo, Per no? quelli vecchi, scusa ti interrompo, per quelli vecchi È forse è facile, più dici. facile. Il grosso, ripeto, non deve per forza essere un problema, però la questione per i nuovi, cocktail bar comunque di nuova o penultima generazione, pur rimanendo appunto all'interno di una cifra, quindi quello che abbiamo detto finora, il gioco però deve essere quello di non marciare troppo su quella cifra. Ora non è nello specifico il 30, sia chiaro, però un locale che appunto ti garantisce un certo tipo di esperienza prima di arrivare a bere, l'abbiamo detto che comunque il cocktail è effettivamente l'ultima cosa, non deve però dimenticare che deve far da bere anche bene, cioè l'esperienza deve essere complessivamente positiva, non può reggersi o non può reggere il proprio lavoro soltanto su un contorno, molto in soldoni mi perdonerete la parola, ma su una buffa o comunque qualcosa di non concreto, perché non può andare così, cioè No, intanto lo devono non c'è una sposare perché a volte proposta. vedo dei titolari, dei proprietari locali che sposano un concetto perché è la moda, no, del Mhm. momento, per la cosa. Poi in realtà non lo sanno mantenere perché loro non sono così. Se come se tu hai la camicia tiki, fai un locale tiki ma non credi nel tiki, finisci male, finisci in fretta. Oppure, stavi dicendo una cosa giusta, a Grazie a proposito te. di tiki, mi è venuta in mente una cosa. Forse non tutti sanno che, per la Come rubrica Forse la non sanno settimana che, enigmistica. esatto, non tutti sanno che uno dei più famosi locali, quello da cui è nato un po' diciamo, la cultura della tiki in Italia, in realtà nasceva come vodka bar. Sto parlando del New Lounge di Bologna, dove c'è un... infatti stavo per dirlo, però avevo paura che non fosse quello e ti ho lasciato parlare. Daniele, carissimo Daniele dalla Pola, che adesso sta facendo miracoli Direi a bene, Miami. direi Infatti lui bene. quando avrò sponsor che mi sosterranno a livello, diciamo, Portiamo Daniele qua. importante, sì, farò anche Daniele. Ecco. Vabbè, lui è uno, per esempio, un imprenditore che, insomma, insieme a tutti i suoi soci, ovviamente, eccetera, che si è reso conto che c'era un momento di fare lo switch, no? Di passare da una cosa all'altra. Il mondo vodka stava andando, iniziava a appassionare di questo, conobbe appunto Jeff Berry durante un corso e via dicendo, e poi diceva, "Ah", e iniziò a fare tutto quello che sta facendo, quello che l'ha reso famoso. Ma perché lui lo sentiva. Dai, cioè, tu l'hai visto Daniele. Daniele è sempre stato un po' Elvis, no? Un po' quel mondo Sì, lì. sì, ma io mi ricordo nel 2013, che è stato 13-14, che è stato il periodo in cui andava fortissimo, ma mi ricordo che lo richiedevano prima cosa a livello di masterclass ovunque. Poi, cioè, il Tiki è praticamente esploso in Italia e io lo vedo rivolto al piccolo settore di cui faccio parte io, che è il mondo del flair, però Daniele aveva questa collaborazione dei tempi che faceva con Flare Shop, che era un e-commerce di quel periodo che andava forte, e tramite Flare Shop, che era dedicato più che altro al mondo del bar, tutti i flare bartender si interessavano a quello che faceva Flare Shop. E Daniele Dalla Pola
penso che abbia ispirato centinaia di ragazzi che ai tempi facevano flare, che si sono appassionati di tiki. Se adesso chiedi ai bartender di oggi chi è Daniele Della Pola, molti non lo sanno perché lui se n'è andato e non Se è n'è più... andato, noi non- intanto cerchiamo sulle pagine di personale di raccontare quello che sta facendo. Ha aperto il primo locale a Miami, poi ha aperto adesso il secondo di fianco. Noi lo raccontiamo, però mi rendo conto che tutto non è, cioè insomma, il mondo bar non è un mondo mainstream, non te ne parla tutti i giorni la televisione, Daniele Della Pola, non so come dirti, o di Simone Caporale, o di Luca Cinalli, o di Agostino per... La televisione, secondo me, dovrebbe concentrarsi un po' di più su queste cose. Ma proprio lo stavo per dire prima quando hai parlato Però è alcol e di un discorso, quindi... quello che volevo dirti. Mi è capitato proprio di vedere un paio di settimane fa un mio amico e collega che è andato ai Soliti Ignoti, ci sono stato anche ai Soliti Ignoti 2 anni fa, e dopo la sua esibizione, in cui ovviamente ha preparato un analcolico, hanno tipo dato il microfono a Platinette, e Platinette dopo l'esibizione di Flair, bellissima, dopo la preparazione di drink, non mi ricordo come l'ha fatto, comunque un drink che comunque era carino da vedere, la prima cosa che dice Platinette è: ricordiamo però il bene responsabilmente. Perciò nel mondo della televisione è ancora visto, come dicevi tu prima, in altri settori è ancora visto come il male. Che Quindi debba essere comunque sottolineato il fatto che un consumo smisurato sia nocivo è necessario, voglio dire, non è... sì, sì, certo, però Certo, però, scusa, solo per finire, è altrettanto vero che non può essere demonizzato come lo è stato per lungo tempo. Ripeto quello che ho detto prima, Ma... perché questa è un'esperienza che a me piace molto, cioè a me piace molto quando mi viene permesso di andare a bere da solo. Ancora, soprattutto poi secondo me geograficamente in Italia c'è ancora una grossa differenza tra un certo tipo, come dire, una certa mm. zona geografica e altre zone geografiche. Andare a bere da solo viene comunque etichettato come lo sfigato, l'ubriacone o insomma lo smodato. Ma perché? Voglio dire, io posso, sì, non so se si può dire la taglia eventualmente, posso fumare una sigaretta da solo? Posso andare a farmi una birra o a farmi un cocktail da solo? Perché no? io È una c'è... questione di comunicazione, quello che dice, ripeto, mi collego a quello che abbiamo detto prima, quindi una comunicazione di qualità va descritto per quello che è. È chiaro, per come la vediamo noi, esaltato, perché comunque c'è talmente tanto dietro a un drink che non può non essere Mm. sviscerato, non può non essere divulgato. E per talmente tanto non parlo più soltanto dell'esperienza umana, eccetera, eccetera, ma, voglio dire, Stefano è qui apposta per dirlo, storia, geografia, cultura, studi sociali in generale, c'è un bagaglio dietro ciascun drink, cioè quindi dietro ciascuna creazione, e ce ne sono migliaia, che non può non essere raccontato e non può essere smontato solo da ah sì però è alcolico, ah però è un bombolone. Sì, c'è qualcosa che va oltre la ricetta, oltre la miscela, oltre a quella roba di quello di un colore dell'altro, no? Il cocktail non è quello, sappiamo che perfettamente che il cocktail è tutto quel mondo. Ada Coleman, la signora Ada Coleman, che fu la prima bar manager dell'American Bar del Savoy Hotel tra i primi anni del Novecento e il 1920 circa. Insomma, lei era una signora che è diventata famosa poi per un drink, fondamentalmente. Hanky Panky, no? Ma non è... lei è diventata una celebrità nel suo periodo. Su Baggio noi abbiamo raccolto tantissimi documenti su questo genere. Era intervistata da tutti perché era veramente la persona che ti sapeva accogliere, che metteva i fiori freschi ogni giorno su quel banco, che sapeva fare le cose giuste nel modo giusto e sapeva usare le parole giuste con tutti, dagli attori, da Charles Autry ai politici che frequentavano l'American Bar. Quindi sono queste le figure mitiche. Di cosa parlava questa signora? Questa signora non faceva la testa così, dal hanky panky te l'ho preparato con... No! In throwing, te l'ho fatto in Ah throwing, l'anche sì, oppure questa cosa ma qua. Perché poi basta. diventa una fissazione, comunicare il bar. Io non è che comunico il mio bar raccontando, sì, magari due parole le posso spendere, ma col cliente qual è il dialogo? Il dialogo è portarlo sul suo territorio, sul suo terreno, magari, raccontare delle cose che più lo riguardano vicino, conoscerlo. Già questa cosa fantastica di quando entri in un locale, ti conoscono il tuo nome e ti chiamano per nome, secondo me è una cosa meravigliosa. Quello vuol dire fidelizzare, che è anche un'altra cosa importante, avere empatia con chi è davanti, no? Con un attore, con un commercialista, con un avvocato, con un infermiere, un operaio, non puoi usare lo stesso codice, lo stesso linguaggio. È questo che hanno fatto i grandi bartender della storia, questo che hanno fatto i grandi signori dell'ospitalità. Salvatore Calabrese, per accogliere le persone, non accoglie tutte nello stesso modo. Salvatore Calabrese è uno che però se entrava in un suo locale o in un suo locale
e chiedi, visto con i miei occhi, un signore che è entrato per una Coca-Cola, si può dire Coca-Cola? No. È entrato per una Coca-Cola e è Basta, uscito. basta che non diciamo, basta che non c'è razzismo e omofobia, possiamo dire quello che No, vogliamo. vabbè, ci mancherebbe altro. E, sì, è entrato con un conto, poi è uscito con un conto esorbitante perché aveva provato questa esperienza di un signore che in qualche modo sapeva accoglierlo. Il gesto di Salvatore Calabrese, un po' un Cristo, no? Con queste mani aperte, diceva, Hi. sì, 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 queste robe. Questo ti fa sentire un po' a casa. E lui, come tanti altri, se a un Agostino Perrone viene al tavolo col suo carrello e ti prepara un martini oppure qualsiasi altro bartender, Luca Angelo, del Four Seasons qua a Milano, no? Vengono e ti preparano queste cose, entri direttamente in un contatto con lui e poi puoi scoprire mentre parli con lui quali sono i suoi interessi. Quando ho scritto Cocktail Safari ho detto cazzo non voglio scrivere un ricettario. I ricettari l'hanno scritti tutti e sicuramente scriveranno meglio di me. E poi un ricettario lo sappiamo, ha una data di scadenza, non tutti piace la ricetta, volevo quella, quell'altra. Allora, quello che ho cercato di fare è di mettere Aspetta, insieme. aspetta un attimo. Prima dici che cos'è Cocktail Safari e poi ci fai questa Ah sì, spiegazione. Cocktail Safari è, boh, ce l'avevo anche. Comunque, questo libro che ho scritto nell'ormai lontanissimo 2016, dove Cocktail Safari sta per un termine di eh, in lingua Swahili che indica il viaggio, no? E quindi è stato l'idea di raccontare il viaggio che ho fatto in tutti questi anni a boh, scoprire ricette, scoprire cocktail, scoprire persone, scoprire vicende. Viaggio che ho fatto sia a livello spaziale, sia a livello temporale, sia nei libri, sia visitando i locali, i posti dove sono stati creati questo drink, no? Se vado a Raffles Hotel, non è che dico al Raffles Hotel, ok, è stato inventato il Singapore Sling e quindi il Singapore Sling è il cocktail più buono del mondo. È bella la storia del Singapore Sling ed è il motivo che spinge tante persone a bere una cosa che a molti non piace, no? Perché la troviamo troppo dolce, troppi succhi, troppe robe, no? A Io molti. Singapore Sling l'ho sempre tenuto come drink per testare la memoria dei bartender. Non se lo ricordavano loro, cioè quando Ma perché chi l'ha creato non se lo ricordava, se, figuriamoci. se lavori anche nel mondo delle discoteche o nei cocktail bar che sono più dal lato club che cocktail bar in sé, sì, di volume, il Singapore Sling è un drink che non si fa mai fatto. Quindi molti bartender, come anche io, il Singapore Sling lo fai quando fai il corso e poi non lo fai mai più. Comunque la cosa bella del Raffles Hotel, appunto, non dicevo era quella, ma la cosa bella del Raffles Hotel è quando uscì dal Raffles Hotel, che navigavi, camminavi sul letto di gusci di arachidi, di noccioline. Perché poi non tutti sanno che al Long Bar, dove è nato il Singapore Sling, c'è questa usanza per cui si mangia la nocciolina e poi si butta il guscio per terra. A fine serata fai conto che sono C'è il tappeto. c'è il tappeto, no? Invece di essere neve è un tappeto di noccioline, di cose così. E Per cui tutto questo come viene, come dire, sminuito da chi dice che no, andare al bar no, è soltanto assumere alcol e stop. cioè, io non so, il bicchierone del Barbasso, no? Poi, tra l'altro, non tutti sanno che anche queste cose raccontano, no? Le robe. Il bicchierone del Barbasso ha un'origine che è antichissima. Cioè, antichissima nel senso che lo faceva ancora prima del signor Stocchetto, che è stato quello che poi ha lanciato il fenomeno Barbasso, eccetera. Lo faceva il Giuseppe Basso, ho detto il alla milanese, il Giuseppe Basso. Il Bar Basso prende il nome da questo signore che si chiama Giuseppe Basso, che aveva il locale in Porta Vigentina, che è un'altra zona di Milano rispetto a quella attuale. Poi arriva il signor Mirko Stocchetto che Dalla posta di Cortina. dal posto di Cortina, Tessera Aibes numero 52. Stasera do i numeri, ma in senso buono, cioè era uno dei primi soci Aibis in assoluto e con il suo socio iniziarono a acquistare una cosa. Che poi tra l'altro cose sensazionali, cioè ma vi rendete conto che al Barbasso, il Barbasso era frequentato dagli impiegati della Bianchi, lì c'era la fabbrica delle bici, sapete le bici? Mhm. Le bici bianche. Allora andavano lì, si facevano questa cosa che si chiamava, non si chiamava ancora spritz, si chiamava semplicemente, come si dice tuttora a Milano, lo sprussage. Il bianchin, Scusatemi, il bianchin, il bianchin, lo, scusa. lo sprussage, con la dieresi sulla U. E andavano lì, quindi lì andavano a vedere la televisione, perché in quel periodo nelle case, vi comunico, non c'era la televisione, quindi c'era il bar che diventava il luogo per guardare la televisione insieme, ma qualsiasi programma
Mike Buongiorno, lascia la doppia ancora prima, vedere il, insomma, Cantagiro, vedere il festival, vedere qualsiasi programma, qualsiasi televisione, e tutti andavano là, quindi era un momento di vero stacco e di vera aggregazione, cosa che il bar dovrebbe diventare ancora di più, secondo me. Dovrebbe tornare a esserlo, assolutamente. Su questo sono d'accordissimo. Ci sono parecchi fattori che vanno contro, al di là che vanno tra l'altro, come dire, vanno contro e arrivano da varie direzioni, quindi sia dalla direzione del consumatore, quanti ne vedi che effettivamente godono dello stare al bar, al di là del fatto che tu possa essere appassionato o meno come siamo noi, ma godono al bar e non si distraggono con il telefono o con altre tipologie di distrazione, quindi il fatto di vivere effettivamente il luogo. E purtroppo grosso ostacolo sono diventati, in questo momento storico, in realtà un momento grigio, quindi non so, almeno personalmente, dire se ne stiamo uscendo o se sta peggiorando la situazione, ma gli stessi bartender sono diventati ostacolo al fatto di potersi godere il bar. Quindi il fatto che, questo l'abbiamo detto in separata sede, ma lo diciamo di nuovo, il fatto che addirittura bar, come dire, bartender hanno aperto bar per bartender o hanno creato Meraviglioso. drink list per essere apprezzati da bartender, ma quasi direi infischiando del consumatore finale, è un grosso Che è il ostacolo. vero tema per cui siamo qua, comunicare il bar. Peraltro, sì, mi ero quasi dimenticato, se posso permettermi, ero qua a Il chiacchierare. menù, il menù, partiamo dal menù. Il menù è la prima cosa, voglio dire. Io l'altro giorno quando sono rimasto un po' male, quando sono andato in un bar bellissimo, modernissimo, queste cose, e mi hanno lasciato il menù, poi io faccio il collezionista menù, Come il ok? collezionista di ossa, come, Ah, il sì, collezionista come menù lui. autografati. Ah, peggio. Ecco, l'ultima volta mi hanno dato l'autografo, ma me l'hanno dato su un bigliettino quadrato con la firma, Mm. dove c'era il codice QR, ovviamente, no? Insomma, quella roba là di carta in qualche modo deve tornare perché è bella, è Quindi importante. tu Non non, so, non apprezzi ma io sono, tipo, ti piacciono, preferisci gli MP3 o i vinili? Io sono ancora un vinilista, cioè mi piace ancora A secondo me, MP3 mi sembra veramente quasi un'addizione desueta. vero che ho detto Mamma mia, MP3? praticamente. Fai Hai l'audio? capito? Fai l'audio, wow, Vabbè, wow. stop, stop. Come si Ma- dice? Tu che sei il tecnico. Esatto, tra Ho l'altro. sbagliato, non si dice MP3? boh, MTP3, non lo so, penso vada bene. No, però mi interessava questa cosa perché mi sono trovato a parlarne anche di adesso che i cocktail bar, la maggior parte hanno tutti quanti il QR code e pochissimi hanno la loro Che drink list. secondo me deve essere una cosa in più. Cioè, una cosa che oggi deve Mm. essere per forza, perché tutti siamo abituati a fruire, cioè quello strumento è diventato una nostra estensione fondamentalmente, quindi siamo abituati a muoverci all'interno. Però quella cosa cartacea, non so come dirti, Mhm. boh, diventa anche un souvenir, un ricordo. Io mi ricordo, no, non l'ho mai rubato, posso dire l'ho rubato? No, non l'ho Hai mai rubato. rubato il mio Anche no. io li ho L'ho se- rubati, l'ho- possiamo dire. Allora io li ho rubati, tu non li hai rubati, ma io li ho rubati, facciamo così. Io li chiedevo sempre, Sì. io li chiedevo sempre, no vabbè, dai. Poi è diventata una cosa, ero troppo grande per farlo, sai, insomma, a una certa età non avevo neanche più la gamba giusta per fuggire. Però anche a me capita quando vado in un locale, se mi danno il QR code non mi viene neanche da aprirlo, dico va bene, voglio e mi viene quello che vorrei bere io, che mi viene in mente. Invece anch'io preferisco la drink list, che così, ma anche perché faccio caso a graficamente come è Ma fatto, ai colori, bellissimo, In ma realtà. sono oggetti meravigliosi E i in menù, generale utilizzare il ma il telefono, torniamo a menù, quello che dicevo prima, questo è il mio punto di vista, tengo a dirlo, quindi non è per forza un consiglio professionale, sono veramente l'ultimo che può darlo, però è respingente. Lascia stare che poi magari il consumatore finirà, perché purtroppo è così, li vedi anche coppie che stanno ciascuno al proprio telefono a scrollare i social, quindi finirà così. Ma il fatto che tu come primo saluto proponi di dover stare al telefono, cosa che magari hanno fatto 8 ore durante la giornata, per me è respingente, cioè per che me magari non è un grande segno di accoglienza. Lascia stare che poi è stato dovuto fare, perché le contingenze sì, sì. lo imponevano. Se si può, insomma, se c'è la possibilità di evitarlo, Mm. secondo me andrebbe fatto così. magari sì, l'obiettivo è quello di cercare di staccarli dal telefono, quindi dargli un QR code è già controproducente a tuo avviso. Quello che se il bar è esperienza, inteso come se è l'atmosfera generale, se è la bolla del bar, quella che poi ti cambia, tra virgolette, la vita, perché comunque che se ne dica, è vero che non si salvano vite a fare il bartender, ma possono cambiare le vite al bar. Se è quella che cambia la vita, non puoi distogliere il consumatore da quella bolla là. E
imponendogli o comunque proponendogli in gran modo di utilizzare il telefono e quindi di uscirne, effettivamente lo stai facendo. Ripeto, è per 5 minuti il tempo di scegliere un drink? Sì, ma sono 5 minuti che vanno a sommarsi, come capita a tutti, a un utilizzo smodato del telefono. Insomma, se fosse anche soltanto per risparmiarti 5 minuti di schermo e fare 5 minuti di bar, quindi chiacchierare con chi hai di fronte, magari manco andando a leggerlo, ma sì, leggendo il giusto e poi scegliendo, chiedendo magari al bartender, perché tu dici guarda non voglio leggere sullo schermo, non voglio manco leggere sul menu, raccontamelo tu, è una vittoria, è un guadagno. Sì, a volte te lo chiedono però perché non sanno leggere quello che c'è dentro il menù. No, nel senso, ma non è colpa loro, è colpa di chi ha fatto male il Anche menù. certo, anche il Allora, linguaggio esatto, è parte di quello, i senz'altro. locali fighi, ti parlo dei locali fighi. Mi interessava il I discorso. locali fighi, ti parlo dei locali fighi? Dai, ti parlo dei Aspetta, locali fagli un attimo dire qual è il discorso Mi interessante. mi interessava il discorso del bartender che fa un locale per bartender. ecco, stavo arrivando Guarda, sul quando punto siamo arrivati in auto dicendo che se c'è polemica da fare io faccio polemica, va visto. Giusto, No? giusto. Non dire No, che mi- non te lo No, dico no, io. me l'avevi detto. Tu dimmi quando posso entrare. Esco un attimo e poi vediamo. Sarò breve, poi ne parla Stefano eventualmente, No, però dai. effettivamente, e ripeto, forse lavorare spesso su Milano porta a rendersi conto di questo, perché Milano comunque ha una proliferazione di bartender eccellenti, bar di altissimo livello. Ci sono però delle formule e degli indirizzi che hanno aperto soprattutto recentemente, quindi direi un lasso di 4-5 anni al netto del Covid, quindi al di là di quello, che però vedono una proposta o estremamente complessa da un punto di vista di preparazioni, ricette, ingredienti, o estremamente verticale, quindi utilizzare soltanto un certo tipo di prodotto, ma anche un prodotto estremamente ricercato, che per carità vale a ricercare, quindi sicuramente è un gran lavoro, però quello che abbiamo detto prima è: se alla fine del mese il bar, che comunque è un'attività commerciale, non ha i conti verdi, tu puoi avere le mani strette da qualsiasi professionista del settore, da qualsiasi guru, puoi piacere a qualsiasi dei tuoi idoli in assoluto. Se alla fine tu sei costretto a chiudere la serranda perché non hai guadagnato a sufficienza, Sufficiente. Vedi che proponendo, mi sto ti sta agitando, proponendo un servizio di qualità a chiunque, quindi dall'amatore che non ha idea di cosa sia un distillato particolare, a chi è estremamente invece esperto, questa non è una vittoria. Quindi dici che magari l'errore è quello che si va a preparare o a ricercare una cosa talmente tanto dettagliata, talmente tanto ricercata, che poi non viene capita da Se chi, non dal bartender. se non da noi Ma alla stessi. fine però le tasche e le casse le riempie, come è giusto che sia, perché ripeto, il bar è comunque un'attività commerciale, è Pippe, ristorazione. si può dire pippe? Può dire pippe, penso. Sì, nel senso che sono, È cioè, così. che è un anismo, Sì, nel senso sì. che uno guarda se stesso, come dire, faccio un esercizio, ma è un esercizio tecnico professionale che puoi fare con una stretta cerchia di accoliti, i tuoi amici che pensano così, a me allora ti trovi in un posto, fai laboratorio, allora inizi a raccontare le cose, no? Ma te le racconti tra i tuoi omologhi, non puoi raccontare al cliente. Pensate la stessa cosa, quello che vi dicevo di certi locali, no? Che secondo me è veramente, non lo so, è un passo indietro, un grosso passo indietro. Penso di essere figo mettendo solo i brand. Cioè, faccio un menù dove dico che ho il cocktail Zabaione. È fatto con il brand X, il brand Y e il brand cosa. Senza dire che quel brand X, che ne so, è un whisky o un gin o un vermouth. Ok? Il cliente dovrebbe essere talmente erudito, talmente formato che dovrebbe Da sapere che sapere. quello è un vermouth, quell'altro è un whisky. Mi sono trovato con i miei amici che non sono, voglio dire, non vengono dalla Spazia, gente che va normalmente a bere, eccetera, frequenti i locali, e dite, ma cos'è questo X, cos'è questo Y, questo Z? Quello è il peggiore errore che si possa fare. Parlare per brand, no, ma voglio dire, puoi metterli brand, viva Dio, viva i brand, ma raccontami qualcosa in più, ma Sì, fa anche il gioco dello stesso brand, assolutamente. capisci? Cioè, se il barman vuole gratificare anche il brand, lo fa raccontando di più. Quello che si dice è la narrazione del menù. Il menù deve essere parlante in sé, non c'è da qualcuno che me lo deve raccontare. Se no torniamo un po' ai menù degli anni 80, 90, dove c'era una sfilza di ingredienti, a volte c'era scritto un terzo, un terzo, un terzo, Sì, e poi non sapeva certo. cos'era un terzo Di ma cosa? rispetto a che cosa. Un'altra cosa, il bicchiere. Cioè una persona vuole sapere in che bicchiere, almeno si fa un'idea, in che bicchiere me lo servi. Voglio sapere perché non è tenuto a sapere se quello è uno short o un drink o se cosa. Quindi dategli un bicchiere, dategli una forma, stilizzatelo, fate quello che volete. Dategli una questione di gusto, magari in modo simpatico, ma sapere che cosa è, dolce, secco, amaro, è Mhm. aspro.
Cioè, nel senso, tante cose. Queste cose sembrano scontate, ma sono quelle cose che fanno di quella carta una carta che fa vendere. Perché poi Assolutamente. l'obiettivo è quello, è vendere un'esperienza, che non è vendere, non è soltanto il denaro, no? È vendere proprio una bella esperienza. Io non posso far sentire il cliente un pirla. Bellissimo, assolutamente. Ah, non posso far sentire il cliente, deve sentirsi a suo agio. Viene da me, mia amica mi dice, ma cos'è XY? Cos'è Z? Allora io gli traduco, guarda, questo qua è un whisky, questo qua è un vermouth, e questo qua è un gin. Ah, ok, e com'è? Ecco, la seconda domanda. Ma non so, secondo me potrebbe essere dolce. Ah, ma è grande o piccolo? Capito? Allora Certo, sono tutte cose che sono funzionali. scherzi. La Non E basta classica... mettere 27.000 euro per dire, cioè, o il signature, che cazzo lo sai? Poi il drink della casa. Cioè, io non è che adesso voglio fare l'autari, però lungi da me. dovevo essere io quello che si agitava, ma vedo che... No, mi sono No, agitato, per vabbè, esempio, quando parlo finisci, di queste finisci. Hai cose, ragione, perché... hai ragione, hai ragione. Vai, No, vai, ma lo vai. dico, io è sempre pro bar. Io lo dico, tutte quelle cose che Vero. dico, le spendo, no? Non per gli interessi di chi fa bar. Da quello che ho visto come esperienza, perché è quello che ti dice, cosa fa un giornalista? Osserva. Ecco, cosa fa un giornalista? Il giornalista sta dall'altra parte, sì. Poi sono uno di quei giornalisti che sta anche da quell'altra parte, perché mi piace vedere le station, come sono fatte. Mi piace il racconto della station. Oppure ho quel ghiaccio, ho preso quel ghiaccio, guarda questo, guarda quello, uso questi tools, non uso questi altri tools, ho una linea che è fatta in un modo o nell'altro. Sono tutte cose interessantissime, però ecco, a me piace guardare da una parte e dall'altra del banco. Allora dico, nell'interesse del bar è importante che il bar si racconti meglio. Il menù è sicuramente uno dei primi strumenti. Aggiungerei come chioso, scusami, No, no, poi ci evitiamo mancherebbe. perché sennò ci prendiamo ammazzate No, questo. ma dai. Un'ulteriore cosa è il rapporto che purtroppo alcuni bartender, molti bartender, ripeto, sempre delle, non voglio dire nuove generazioni, ma penultime, mettiamo così, hanno o non hanno avuto con i classici. Cioè se tu utilizzi lo sciroppo di unicorno nei tuoi drink, però poi non per forza il classico, come dire, il più rinomato e neanche il più complesso, però magari qualcosa tipo Adonis, più Carré, o addirittura ancora peggio, se io alle 7 vengo a chiedere un aperitivo e tu mi fai un drink da 350 calorie, abbiamo un problema. Cioè, ok, hai usato lo sciroppo di unicorno, ma tu alla fine, alla lunga, il desiderio, o a volte addirittura la necessità di un consumatore non lo sposi su larga scala. Magari trovi quello che effettivamente lo sciroppo di unicorno si diverte, voglio dire, è contento se ne bevi due. Ma non è così che alla fine, ripeto, del mese, del viaggio, quello dovesse averci una fine, ma comunque che alla fine, al giro di giostra del bar si avrà successo da un punto di vista, non so come altro dirlo, dal punto di vista funzionale, che il bar sopravviverà quando Mm. non addirittura vivrà in maniera soddisfacente. Quindi non è impressionare il collega è divenuto molto più importante del soddisfare il consumatore Ecco, e questo è era grave. quello che volevo chiederti. Ed è grave. Cioè non può andare magari dico proseguirà così, ma dovesse proseguire così si sta andando a sud. Deve esserci un'inversione di tendenza. Poi, ripeto, magari una città come Milano è una cosa che succede più frequentemente, dove magari la fruizione del bar è più una fruizione di quotidiano semplice, non è così. Di fatto No, comunque è una poi cosa che c'erano si i è registrata, che paradossi. si registra. C'erano i paradossi che uno ha assaggiato il drink con lo sciroppo di unicorno Sì. e va in un altro bar e dice vorrei il drink con lo sciroppo di unicorno, perché in quell'altro Esatto, bar certo. gli hanno spiegato Che è un signature che è una che cosa della casa. certo. Vuol dire che l'altro bar ha sbagliato tutto. Cioè non ha fatto percepire quel drink come un drink della casa, l'ha fatto percepire come uno dei tanti drink in carta. Anche questo, valorizzare quello che fai. Poi io sulla questione ricerca, se uno vuol farlo made particolare, quella è una linea sua, fa le sue cose. L'importante è che me lo serva. Ah, un'altra cosa, l'importante è che me lo serva in fretta. Io non posso aspettare troppo tempo. Cioè, io non ho voglia di aspettare troppo. Ma perché devo aspettare troppo tempo? Se no, se torniamo al discorso che dicevo, per cui non frequenti il ristorante. Per il ristorante a volte devi aspettare. Ed è giusto che ti aspetti. Ma al bar ci sono tutti gli strumenti e le tecniche per servire in tempi rapidi. Questa è la cosa. Magari aspettare al bar, a me è capitato poche volte, però aspettare al bar è veramente brutto. Magari al ristorante aspetti un po' più tranquillamente, però aspettare al bar è veramente pesante. E poi, cioè, perché non lo so,
non sanno proprio, non è niente da dare, niente da prendere, sei proprio lì ad aspettare. Magari se sei seduto al bancone, tipo per come sono fatto io potrei anche aspettare un'ora se sono seduto al bancone e vedo i bartender lavorare. Però se sono seduto a un tavolino o su un divano, aspettare veramente mi uccide. Sì, ma poi come dire, arrivare in un posto, cioè dove vendono la pizza, c'è la pizza lì in vetrina e tu non la puoi prendere perché allora sei lì che ci... La pizza, voglio quella. Una frustrazione, È una frustrazione, no? Perché dici, io amo vederli lavorare, anch'io, ma anche contemporaneamente mi piacerebbe. Piacerebbe bere. Certo. Detto questo, allora ti volevo chiedere un paio di cose che ho spizzato dalla tua bio, ma che mi ricordavo anche, Stefano. E, vabbè, il discorso, il mixology su D-Max, ok? Sì. Non so quanto ti ricordi, però io tra l'altro mi avevano anche, durante una gara di flare erano venuti quelli di D-Max e ci avevano chiesto di fare la nostra audizione tutti quanti. E è stata, penso che nel 2013 Masterchef esisteva già, sì, era già molto conosciuto. E questo Mixology, che è stato un programma sui bartender fatto in stile Masterchef, però fatto sui cocktail, fatto sui bartender. Ti va di raccontarmelo un attimo Ma com'è guarda, io stato? sono arrivato a questo programma che comunque andava molto bene, è stato un bellissimo anche tra l'altro format, esperimento, con un bellissimo cast di autori. Sono arrivato lì per le 2 edizioni, nella puntata finale come giudice, no? Come giudice, quindi ho avuto questa esperienza molto bello, molto scenografico, molto coreografico, con tante situazioni interessanti. Era un format che secondo me allora aveva un suo senso, poteva funzionare e ha funzionato, insomma, ha avuto quello che poteva fare. Se tu mi chiedessi oggi cosa farei, probabilmente farei una cosa diversa. Ma perché? Ma non perché quello, perché oggi è un'altra cosa. Nel frattempo io ho fatto anche, per esempio, uno dei primi documentari, cioè il primo documentario sul mondo del bar, con questo discorso riguardante l'innovazione e tutto questo discorso che riguardava Sempre in televisione. sempre questo era sui canali, sui social, eccetera, era legato alla nuova cosa che aveva preso il concorso di Saron, insomma. E quindi lo legava al discorso si trattava di un'idea, di un format, Cos'era? The Mixing Star era? The Mixing Star, che era il concorso storico, che a un certo punto da concorso di cocktail è divenuto poi un'altra cosa. Allora avevamo fatto queste prime puntate sperimentali, poi diciamo il programma è andato avanti nel resto del mondo con altre cose, ma queste, diciamo, le prime puntate sono state fatte in Italia nel bar più piccolo del mondo, che è il Backdoor, e poi a Carlo Camilla in Segheria con Filippo Sisti. Appunto, diciamo. E lì è stata un'esperienza molto interessante perché si raccontava il bar per la prima volta in stile documentaristico. Oggi, come lo racconterei io, non è neanche così. Poi magari ve lo dice Carlo. Ma perché? Perché è passato il tempo e quindi quella cosa, secondo me, oggi il mondo bar può essere raccontato in altri modi. Tu stai facendo un bellissimo esempio di come si può raccontare il mondo bar e il successo di questo tuo podcast lo sta dimostrando. E nella nostra idea, Grazie. nella nostra testa c'è un'idea ancora diversa rispetto a quella che tu stai facendo. E una cosa che volevo domandarvi, visto che voi non avete iniziato dopo con questo mestiere e quindi avete vissuto anche il cambiamento che c'è stato nel mondo del bar, che secondo me si va a legare anche col discorso che fai tu dei bartender di oggi, come a livello di comunicazione, come è cambiato il modo di comunicare il bar con l'avvento dei social? Cioè, prima immagino che lo faceva anche Bar Giornale, immagino che prima era fatto in un certo modo. Con l'arrivo dei social immagino che si sia dovuto comunque cambiare o comunque adeguare o trovare un suo modo di comunicare. Poi Carlo, tu per prima, in generale. I social in generale sono comunque una dimensione che difficilmente rimane statica o è rimasta statica per parecchio tempo.
cioè quello che è stato valido per un paio d'anni, un paio d'anni già è tanto, cioè, generalmente qualcosa che funziona per un lasso di tempo piuttosto breve, e la comunicazione del bar sta andando, a mio avviso, di pari passo. Quanti, per dire una sciocchezza, quanti video semplicemente di un mixing glass molto ben inquadrato, quindi una grandissima qualità di immagine, ma è solo un mixing glass che viene riempito da 3 liquidi diversi, bel ghiaccio miscelato e filtrato, si sono visti fino a un anno fa, un anno e mezzo fa, valanghe, tra l'altro belli, cioè nel complesso comunque bello da vedere. Adesso, cioè, perché io dovrei vedere, e riprendo le parole del leggendario Milo Chipinti, che sta facendo un lavoro pazzesco con Anzine, tra l'altro è un esempio A perfetto di Milano, comunicazione a diciamo. Milano, che è un esempio perfetto di come il bar può essere completamente diversa. Milo dice che senso ha per me guardare un umano che versa liquidi all'interno di un mix, cioè perché è così? Ha funzionato, adesso magari è più un ritorno al far vedere cosa c'è dietro le quinte. Quindi se il bar, non tanto il bartender, ma il bar faceva vedere come venivano fatti i drink fino a un certo punto, adesso fa più vedere mezz'ora di preparazione cosa vuol dire? Quindi cosa vuol dire stare a tagliare i lime prima di alzare la serranda? Cosa vuol dire farsi il giro di birretto o la sigaretta a fine turno? È parecchio dinamico comunque in generale, questo dal punto di vista del bartender, per come la vedo io, comunque del bar. Per chi invece come noi comunica da questo lato qua, penso che il filo conduttore sia rimasto l'aspetto, non vorrei ripetermi, però l'aspetto umano rimane il filo conduttore. La professionalità del bartender è andata aumentando, o meglio, la visione della professionalità del bartender è andata aumentando, quella c'è sempre stata, no? Ma la percezione dell'essere bartender non più come ripiego, ma come professionista vero e proprio, come carriera, si è andata innestando e adesso sta sempre di più migliorando. Quindi anche quello è un altro dei filoni che viene comunicato. Quindi si aggiungono cose, poi tra l'altro, di conseguenza si comunicano di più le possibilità di formarsi per un bartender, di più le occasioni per leggere un libro, per frequentare un corso, per andare a fare un'esperienza dei 6 mesi in un bar in Australia o a Londra, cosa che c'era anche prima, sia chiaro, però adesso le possibilità che quei bar hanno non erano le stesse che c'erano prima. Di conseguenza, quindi, la comunicazione del bar, dell'universo bar, per un bartender, quindi sia dal lato il bartender che parla o il bartender che apprende, si muove in questa direzione. No, è un bar di, vabbè, Ultimo di Varese, lo dico, dove sono stato Certo. recentemente. Ho proprio parlato con il titolare, con Fabio, e con lui è venuto fuori questo discorso molto interessante, no? Lui dava la possibilità ai suoi di prendersi dei periodi dove andare a fare il corso piuttosto che un'esperienza da un'altra parte. Avevamo comunque un modo per farli girare. Perché, allora, insomma, questo mestiere, il vostro mestiere, è il mestiere del bartender, è uno dei mestieri, come tutto il mestiere dell'ospitalità, uno dei più duri in assoluto. Madonna. Oggi ci lamentiamo della crisi di vocazioni. C'è la crisi di vocazioni, ma perché? Ma perché è uno dei mestieri più belli, ma allo stesso punto più pesanti che esiste, per tutta una serie di motivi che non sto a elencarvi, li sapete meglio di me, no? Non hai ferie, non hai cose, non hai giorni, non lavori il sabato e la domenica, lavori le feste, insomma, tantissime cose. Poi lavori tu, le 8 ore non sono mai le 8 Figurati. ore, cioè, insomma, non è un lavoro normale, è un lavoro per cui devi avere una vocazione pazzesca. Allora, come fai a conquistare oggi nuove generazioni? Con stipendi adeguati e aiutandole a formarsi, a crescere. Questo è il fatto. Certo. Avere un Beh, programma di mi crescita. iniziano a costare come un medico. Vuol dire che c'è una domanda tale per cui evidentemente li pagherai come un medico. Cosa ti devo dire? Però è questa la cosa. Io lo dico ai titolari. Ma quello adesso, questi ragazzi che non vogliono più fare 7 giorni alla settimana. Questi ragazzi che non vogliono fare più 6 giorni alla settimana. Questi ragazzi non vogliono fare solo 5 giorni alla settimana. Ci saranno dei motivi? Va bene, guarda intorno e dice a un certo punto uno gli dice con quello stesso stipendio vado a fare il magazziniere, prendo lo stesso stipendio, ma almeno alla fine delle 8 ore poi mi posso dedicare ai Stop. miei interessi. Certo. È Scusami. così. Allora bisogna dargli degli incentivi diversi, lo dico soprattutto a quelli che sono i titolari, i gestori, eccetera. Cioè, nel senso, non è soltanto una questione di danè, di dollari, è una questione di quello che gli dai dal punto di vista umano, di formazione, di quanto gli stai vicino, di quanto ti tratti bene, tutte queste cose. Le Di quando non lo tempesti quando non è nel suo turno. Locale di Londra, finiva alle 4:30 il turno, il bartender mi racconta, io finivo alle 4:30, locale famosissimo, alle 6:30 mi chiamava il titolare, mi diceva puoi venire nel mio ufficio, che continuiamo il discorso che facevamo prima, così facciamo un piano per domani.
Ma finito alle 4:30, sono le 4:30, alle 6:30 deve essere da te. Questo era un vecchio modo, cioè io consiglio a tutti, leggetevi questo meraviglioso libro, un po' vecchio, però ha vinto, cioè, a parte un sacco di premi, ma poi è stato riconosciuto un best seller in assoluto, di Anthony Bourdain, che si chiama Kitchen Confidential, Bellissimo. che racconta tutto il dietro le quinte delle cucine, quello che succede o non succede. Se uno guarda quello, veramente vede un mondo che è cioè un girone dantesco, è un incubo, queste cose qui. E stiamo parlando di quello, a me è scomparso, ma di quello che è stato comunque uno dei più importanti personaggi del settore della ristorazione. E quando quindi si parla di comunicazione di qualità, questo generale del bar, del concetto bar, tutte queste cose allo spettatore medio non arrivano. Lo spettatore medio, che poi è il consumatore medio, alla fine arriva a bere senza, giustamente, senza chiedersi cosa ci sia e quali siano gli step che portano al Negroni nel bicchiere. Questo discorso che hai appena fatto del lavoro e di sapere veramente cosa c'è dietro mi ha fatto una in mente quando io all'inizio, io avevo fatto il magazziniere 8 anni, facevo il magazziniere nel locale dove lavoravo, perciò tipo sabato e domenica facevo il bartender, però durante la settimana mi occupavo di pulizia del bar, carichi del bar, tutte le cose alcoliche e analcoliche che c'erano, era una discoteca. In questa discoteca la facevo io, dall'ordinarla a scaricare il furgone, a caricare il magazzino, a caricare il locale. E c'era anche il ristorante con i vini e tutto quanto. E mi ricordo quando poi spesso mi capitava il luogo comune quando conoscevo le persone in serata che mi dicevano vorrei fare la vita che fai tu oppure stai bene tu, i soliti discorsi. Che io mi ricordo che quando poi magari mi fermavo a pensare al tipo la domenica sera, quando finivo la serata, che dicevo, che tra me e me dicevo, guarda quanto tempo ci ho messo a preparare tutto qua da solo o con una mano di alcune persone e quanto poco tempo ci vuole a radere tutto al suolo e poi magari neanche sembra che uno lavori. Perciò e lì e mi ricordo, ragionando a quello che hai detto tu prima, dico, ma io, cioè, chi me lo fa fare a me di stare qua a fare per 4 giorni, stare in un tra magazzino locale e lavorare senza orari nel weekend, capito? Che sono comunque scelte che, oltre al fatto lavorativo in sé, come dicevi tu, dei soldi, che non è soltanto una cosa che ti porta a prendere magari gli stessi soldi che prenderesti facendo un altro lavoro, anche di meno, però ti porta anche oltre a non avere una vita privata, a perdere anche dei rapporti personali che hai con amici, fidanzate, anche familiari, Certo. anche familiari. Assolutamente, è così. Esattamente. Vabbè, come puoi raggiungere un punto di equilibrio? Come puoi raggiungere quello che nel cocktail è la cosa primaria, che è il balance, cioè della tua vita, la tua vita personale, la tua vita professionale. Senza questo, è questo che ci vuole. Bisogna, cioè, il mondo bar, come il mondo in generale dell'ospitalità, è un mondo che va ripensato secondo delle regole, secondo delle cose che non possono essere delle regole che sono valide soltanto per i titolari, per i gestori, devono essere delle regole condivise con tutto il tuo staff e il tuo personale. Altrimenti chi è che si avvicina oggi, un ragazzo che si avvicina al bar, al mondo del bar? Perché? E No, perché dovrebbe, dico, perché assolutamente a favore. dovrebbe? Perché dovrebbe? Perché fa figa la tecnica, perché è bello quello, perché ma dopo poco tempo si rende conto che quel mondo non è, cioè, quindi bisogna aiutare, bisogna veramente concedere del tempo, cioè il tempo del lavoro e il tempo personale. Questa cosa in tutti i lavori deve essere chiara e ben definita. Assolutamente. Ok. Messaggio, No, No. sono vecchio. Mi riconosco nelle tue parole nel dire sono vecchio perché a volte mi capita di interagire con bartender che sono molto più giovani di me e li vedo fare gli errori che facevo io e magari provo a dare un consiglio e vengo preso per un coglione anche per dare il consiglio che ti dico stai facendo quello che io ho sbagliato quando avevo la tua età e comunque il consiglio spesso e volentieri non viene accettato. Detto questo, un'altra cosa che mi interessava, tu sei un prof, un docente, Sì, io ho insegni. avuto questa, diciamo che in Bar Giornale si parla di contenuti e contenitori, cioè nel senso sempre abbiamo pensato a raccontare che ne so, il mondo dei cocktail, gli spiriti, eccetera, ma ci interessava molto anche l'aspetto progettuale. Tuttora su Bar Giornale c'è una rubrica che non curo io, ma è una rubrica meravigliosa che è dedicata, si chiama Il progetto del mese,
È proprio una rubrica che racconta un locale dal punto di vista strettamente architetturale, dal punto di vista strettamente legato al progetto. Quando un giorno ho incontrato un docente del Polidesign di Milano, all'inizio del mio periodo, e mi diceva, in fin dei conti non scrivi così tante cazzate dal punto di vista della. Quindi Soddisfazione. dal punto di vista quanto riguarda il progetto, eccetera. O perché appunto io ho avuto sempre tanti interessi in tanti altri mondi, no? Cioè nel senso che per me anche il mio percorso universitario è stata una cosa fondamentale per me per aprirmi a tanti mondi diversi, no? Io ho fatto scienze politiche alla Statale di Milano e devo dire che è stata una facoltà che per me da tanti punti di vista mi ha aiutato moltissimo a aprirmi la testa, cioè ad aprire la mente. Poi quello che decidi di fare nella vita lo fai. Infatti fatto il bar giornalista fieramente. No, stavo dicendo questo perché, vedi che alla fine mi sono perso, la vecchiaia che avanza. No, il design, Design, allora il l'insegnamento. progetto. E allora mi propone appunto di fare visto che io viaggiavo tanto, vedevo tanti locali, mi propone di portare degli esempi all'interno del corso di New Entertainment Design, che era riservato ai progettisti, architetti, designer, un corso di alta formazione del Polidesign, una sorta di supermaster, per portare gli esempi di come verranno concepiti i locali nel resto del mondo, no? Tra l'altro quando iniziai io, quando ancora 2003-2004 non c'era questa velocità su internet per cui tutto non si assomigliava come adesso, quindi tu andavi a raccontare una cosa e gli studenti allora rimanevano wow. Oggi gli studenti invece racconti altre cose, cioè non gli basta vedere il disegnino, la cosa, la forma, eccetera, gli devi raccontare che cosa succede all'interno di quel locale, come mai quel locale, tutta l'immagine del locale, tutto l'aspetto estetico e tutto l'aspetto funzionale, perché il banco è realizzato così, perché i camerieri indossano quegli abiti, perché lo staff ha quella divisa, perché il menù è concepito con caratteri e con uno stile uniforme all'immagine del locale. Oggi un progettista di locale deve avere anche questo genere di informazioni per fare un progetto fatto bene. Io mi ricordo che la grande lamentela da parte dei titolari e gestori di bar è che cazzo di bar come ha fatto questo, che non ci passo, non è per niente funzionale né ergonomico. Come vedete negli ultimi tempi molti bartender che hanno rilevato locali, che hanno preso locali, hanno iniziato piano piano a chiedere a questi progettisti un momento di riflessione. Hanno detto iniziamo a pensare a dei bar fatti per i bartender, perché alla fine su questa macchina la guido io, tu te ne Certo. vai, mi lasci il locale carino, ma io non posso neanche lavorare. E ti assicuro che queste cose l'ho visto anche in hotel stra di lusso, dove c'erano praticamente questi super top designer che aveva disegnato questo banchetto che da là al top c'erano 30 centimetri, questo non riusciva neanche a Mi è muoversi. capitato spesso Per di trovare. fortuna qualcosa sta cambiando. Io voglio dire, è stato ormai sono 13-14 anni, appunto, ma anche di più, scusami, 13-14 anni, è iniziato nel 2003, quindi è passato un po' di tempo. Sono passati 20 anni. Sono 20, no, Tondi, 13, 14. tondi. Vabbè. Comunque molto bello, molto cose. Come sempre mi è piaciuto. Anche perché, sai, anche da loro, dei progettisti che fanno un corso di questo genere, tra l'altro vengono da tutto il mondo, no? Non sono soltanto ragazzi italiani. Era meraviglioso vedere gli input diversi, quando tu parlavi del Niger di Londra come nuovo format, no? Allora dello speakeasy o di quest'altro, loro tutti si interessavano, ma no, veramente succede questo, quest'altro. Parlavi di quella cosa meravigliosa che ahimè è successo quello che è successo. Però ricordate l'acqua doma all'interno del Radisson di Berlino che Sì, purtroppo adesso recentemente è recentemente mi è esploso. esploso, come no? Vabbè, ma quella era una delle attrazioni più belle, come si concepisce un lounge. Aspetta, questa io non la so, ti va di raccontarmela? Ma sì, all'interno del Radisson di Berlino c'era questo blu, Radisson blu, c'era questo vasca verticale, in realtà un cilindro, 5.000 litri. 5.000 litri di vasca verticale, dove praticamente percorreva tutti i piani era al centro di un salone dove c'era la lobby, la lounge, eccetera, e si innalzava fino a, fai conto, alle suite che erano al sesto o settimo piano, non ricordo. Mhm. Insomma, questa era diventata addirittura, come spesso succede in alcuni casi, i locali diventano attrazioni turistiche, c'erano persone che andavano per vedere questo acquario dentro un hotel, ma enorme, no? Quanti litri dicevi? 5.000. 5.000 litri.
pensa che un giorno a un certo punto questa cosa è esplosa. Cioè il vetro si è incrinato e è stato, ne hanno parlato anche recentemente, cioè è proprio successo di recente questa cosa, dopo tanti anni improvvisamente sta cosa è esplosa. Però ecco, lì cosa succedeva? Che io insegnavo che l'acquario, come un caminetto, diventa un punto focale, un punto d'attrazione. Cioè a volte non hai... Devi considerare anche nella progettazione che certi angoli del locale devono diventare un punto focale. Il caminetto è una cosa che ti distende, ti rilassa, eccetera. Netflix ci ha fatto il caminetto digitale, no? Per visto che noi che non ce lo possiamo permettere. E quindi l'acquario più o meno è idem, no? Io ricordo a Singapore i primi locali, oggi a Singapore sono tutti cocktail bar d'albergo, ma i primi locali che andavano, che facevano parte di questo gruppo che si chiamava Indochine Group, che aveva locali un po' in tutta quell'area, erano locali dove c'erano degli enormi acquari anche degli enormi acquari e così. Ma pensa che in quel stesso periodo, in metà degli anni 2000, eccetera, c'erano locali acquari un po' dovunque. Anche a New York c'era questo locale che si chiama Coral Room, dove addirittura c'erano due sirene Il- che si tuffavano in acqua dietro il banco bar. No, ma è vero, perché Sì. soprattutto ad Oriente, Cina, io lo so tanto per la Cina perché io come hobby, tra virgolette, faccio i tuffi. Ah, Quindi, e ho conosciuto anche molti tuffatori professionisti. Nel periodo Covid, tra l'altro, ho lavorato, tra l'altro è in diretta che sta guardando la puntata, ho lavorato come tuffatore in un parco allo Zoo Marine di Roma. Quindi sono riuscito a farlo diventare anche un mestiere tramite conoscenze, non perché sia molto bravo. Però, conoscendo tanti tuffatori, mi hanno detto che soprattutto ad Oriente, in Cina, tantissimi locali hanno l'acquario e in tantissimi locali nell'acquario ci sono le sirene. Perciò vero? tu tantissime proposte di lavoro che hanno i tuffatori, di più le tuffatrici ovviamente, quella dello show acquatico, oltre che dei tuffi, è anche la sirena. Quindi questa cosa che mi dici tu di Singapore non mi è nuova perché in Cina ci sono tantissimi ristoranti che hanno l'acquario con le sirene dentro. E le pescatrici di perle giapponesi, per esempio. No, è vero. C'è pescatrici di perle che sono famose per Ben mi fido. queste lunghe apnee che vanno a prendere. Beh, è una cosa lì, addirittura una cosa, un fenomeno antichissimo questa roba. Le pescatrici di perle. Poi ci hanno fatto anche i cocktail con le perle. I cocktail... Tra l'altro il nome è Pearl Diver, uno dei drink. Bravo. Quindi uno Oh, è ma un sapete che a riferimento. dicembre 2022, roba scioccante, ha chiuso, perché io ci penso ogni volta, siccome sono un po' un appassionato anche del genere, e ogni volta che vedo la tua camicia mi viene in mente quel mondo. Ha chiuso Traders Week a Londra. Forse non tutti sanno che locale aperto nel 1963, il primo Traders Week aperto fuori dagli In Stati Uniti. Europa. Ricordiamo, per quelli che non lo sapessero, il Traders Week fondamentalmente è stato uno dei più famosi, Dei due. probabilmente il grande format di locale ispirato al mondo tiki, dai, per semplificarla, al falso polinesiano, al mondo comunque a quell'esotismo. Che cos'erano? Erano locali meravigliosi perché normalmente questi locali erano oscurati, non vedevi fuori, quindi tu entravi dentro e ti sembrava di fare un viaggio. Anche questa cosa, tu hai detto prima del 1930. Un bar tematico, perché adesso ci sono. Io dove lavoro d'estate perché prima era un parco acquatico, d'estate io lavoro al Vanilla a Jesolo e c'è il Caribe Bay, che prima si chiamava Aqualandia. E si chiamava Aqualandia ed era un parco acquatico. E la proprietà ha deciso di cambiare nome e chiamarlo Caribe Bay e non venderlo più come parco acquatico, ma parco tematico. Perché cercano di fare questa cosa qua. Cercano di, quando arrivi, di entrare in un'isola caraibica. Infatti c'è sabbia ovunque, palme, è proprio isola caraibica. E qui Scappare per qualche ora dal tuo quotidiano, questo facevano come Houdini, l'escapismo. Stiamo allargando. Scusa, ho fatto No, troppo. Ma prego, quello dico, figurati, per in carità. realtà sono Sono mondi qua collegati. Io sono non qua so come apposta per dirti. tenerti. Sono tutti, io dico ogni volta, sono tutti mondi collegati, cioè nel senso tutte quelle cose nascono, cioè parli di cocktail, Via Carré nasce in quel periodo, New New Orleans, Orleans. vabbè, per tutta una serie di motivi collegati, no? Come motivi storici, motivi sembrano tutte cose scollegate. No, ma in realtà non lo sono. Cioè, la storia del cocktail e la storia, quella con la S maiuscola, non sono due vicende scollegate, sono due cose che si intersecano, si uniscono una all'altra, capito?
A volte siamo portati a pensare a il Mai Tai nasce, ma il Mai Tai nasce perché c'era un periodo in cui tutta l'America voleva quella roba là, aspirava a arrivare su un'isola e dimenticarsi di tutto, aspirava all'hula hoop, alle collane di cosa, a un mondo che fosse meno depresso di quello che stavano vivendo loro. Cioè, insomma, come si fa a parlare, a non intuire che nell'America della Grande Depressione degli anni 30 un signore a un certo punto Don Beach inizia a fare un locale Don the Beachcomber, eccetera, proprio per cosa? Per portare gli americani verso il sogno, per farli sognare, farli volare. Quelli sono gli anni, sono tutte questioni. Tornavano da queste meravigliosi soldati marini, tornavano da queste meravigliose isole della Hawaii dove purtroppo era successo quello che era successo, però conservavano comunque dei bei ricordi, no, di quello Certo. che era, quello era stato il periodo lì. Queste cose non sono da scartare. Quando per esempio vi dicevo prima del menù, raccontiamo il menù, come raccontiamo il menù? Lo raccontiamo anche queste vicende, anche questo vuol dire comunicare il bar. Non pensare che il bar sia un'isola, il bar è un collegamento, è la prima piazza, è una piazza sociale. Anticamente, vuol dire, bar, chiesa e barbiere erano i tre poli. Voglio dire, è rimasto così, dovrebbe rimanere così, anzi. Vabbè, adesso magari Invece, poi ci scrivono quelli che non sono di non fede. così, voglio dire. Erano, Boh. ho detto Ah, erano, no. poi tra Erano l'altro così. adesso... Allora, adesso mi piacerebbe, adesso la prossima cosa di cui parliamo è quella la cosa di cui che volevate presentarmi, e però prima volevo in anteprima, tra l'altro, Anteprima solo. avevamo un annuncio in anteprima, volevo parlare un attimo di Bar Giornale. Certo. Ok, quindi Bar Giornale, prima cosa a grandi linee che cos'è, come funziona, e poi mi interessa veramente sapere come funziona all'interno, come funziona negli uffici, come decidete di fare un articolo, perché decidete magari di parlare di un bartender, di parlare di un'attività, di parlare qualcosa. Allora, il primo annuncio è non facciamo pubblicità di locali, cioè nel senso su Bar Giornale non ci sono pagine pubblicitarie di locali, nessun locale investe, nessun locale può investire, i nostri inserzionisti non sono mai locali, proprio perché vogliamo essere indipendenti e scegliere di noi. Abbiamo una rete di collaboratori, un super collaboratore, lo vedete qua, Carlo, che ci ha aiutato tantissimo, tra l'altro adesso esce uno dei tanti articoli, ma questo è molto interessante per il discorso di Napoli, anzi è già uscito, abbiamo anche la copertina, poi la facciamo vedere, anzi la possiamo vedere anche sul sito, possiamo anche sfogliarla e la vediamo, e lui ha raccontato quello che andremo a fare tra pochi giorni nella prima tappa, ancora sopra, è in alto, a destra, guarda, è proprio lì sopra, ecco. Manco io. Adesso lo sfogliamo, intanto partiamo dalla seconda pagina. Questo è il Bar Giornale, prima abbiamo visto la copertina velocemente. Non ci sono pubblicità, come vi dicevo, che riguardano locali, non ci sono pubblicità che riguardano perché noi vogliamo essere liberi di parlare di bartender, di locali, di baristi. Un'altra grandissima anima di Bar Giornale è il mondo della caffetteria, è una cosa a cui teniamo veramente tanto, e quindi Bar Giornale è una... Tra l'altro, vedendo qua, questa ragazza qua verrà qua a fine marzo. Sì, lo so, me l'ha annunciato. Ok. Sì, questo è stato, diciamo, uno, sinceramente adesso perché l'ho visto, ma uno degli articoli, dei servizi che mi ha dato più soddisfazione. Posso dire soddisfazione? Sono tante pagine, perché tratta un argomento molto interessante, no? Di solito che è il tema dell'inclusività, del gender gap, anche nel settore della nostra industria, no? Allora abbiamo chiesto a 22 professioniste, sia dell'industria dell'hospitality, sia dell'industria del beverage, di raccontare quelle che potevano essere le difficoltà di ogni giorno nell'affrontare la vita professionale, la vita lavorativa, ma cose belle e cose brutte. Sono venute fuori 22 testimonianze molto interessanti che vi invito a leggere. Ma al di là di questo, stavo dicendo prima, Carlo, su questo numero qua racconta un po' la Napoli da avere. Yes, la mia Napoli, che tra l'altro è un'avventura, al di là di essere di Napoli, quindi sono assolutamente parziale, posso permettermi questo totale di salutare la capolista.
È un'esperienza da fare assolutamente, perché avendone parlato tra l'altro con i protagonisti di Napoli, quindi con chi effettivamente la vive, e ci sono anche testimonianze di chi vive Napoli al bar da più di 10 anni. Napoli, pur essendo lasciatemelo dire, una perla assoluta, sta vivendo una riesplosione di turismo dall'ultimo periodo che possiamo definire un 5-7 anni, ecco, mettiamolo così, un grosso nuovo afflusso di turismo, e di conseguenza anche la fruizione al bar si sta evolvendo seguendo questo flusso di turismo. Una bevuta più internazionale, molti più classici, una bevuta che va anche elevandosi in qualità, quindi non soltanto il lavoro dei bartender migliora, ma è anche proprio la richiesta che va, se possiamo dire, una richiesta migliore, insomma una tipologia di richiesta un po' più complessa e di conseguenza più ricercata. Come testimoniano tra l'altro molti di questi bartender, è un'esperienza da fare ed è anche divertente vedere come effettivamente, essendo molto vasto come territorio, come napoletano, ha delle grosse differenze per quello che riguarda i quartieri. Quindi in determinati quartieri si beve in un certo modo, e nei quartieri più cittadini, quindi dove effettivamente sono residenti i napoletani, si beve in un certo modo. I quartieri più vicini al centro Dai, faccio due storico, che esempi hanno più di dove deve essere il modalità di bere. Vomero, che rimane appunto un quartiere abitato molto dai napoletani, ha una richiesta forse più legata appunto al classico, o a una più netta, più pulita, più invece, mettiamolo così, alla mano, più di volume, ma comunque un certo tipo di qualità, è al centro storico, che tra l'altro è un luogo di studenti Erasmus, di afflusso internazionale particolare. La cosa che mi ha colpito molto comunque è vedere come, rispetto a quando, posso dirlo, quando ho iniziato io a scrivere di bar, sia la ricerca che la competenza, so che questa è un'espressione un po' forte, di chi lavora al bancone è esplosa. Mentre prima non ci si distaccava troppo da, insomma, delle ricette di cassetto, che poi sono sacrosante, però di cassette possono essere il Moscow Mule o il Gin Tonic, era difficile trovare qualcosa di diverso fatto bene. Adesso invece anche in luoghi più di massa, mettiamolo così, che quindi hanno effettivamente una fruizione di grossi numeri, puoi trovare delle soluzioni molto interessanti. Mi viene da dirti anche, io conoscendo bene io la zona lì a Napoli, oltre perché la mia famiglia viene da lì, io conosco molte persone, a Napoli ci sono anche molte scuole di formazione che sono a mio avviso molto valide, perciò magari la crescita che tu hai notato nei bartender lì della zona è dovuta anche al fatto di queste scuole di formazione che si sono formate negli anni, e sicuramente tramite queste scuole di Napoli ne conosco due, penso. Poi ce ne sono anche nei paesi intorno, Aversa, Caserta, e quindi tutte queste piccole realtà, non ce ne sono di grandissime, però tutte queste piccole realtà che poi hanno come business principale il catering, perché Napoli è una zona che a livello di catering, soprattutto matrimoni, queste cose qua, ti dà la possibilità di fare un'impresa molto, molto importante. Si occupano anche di formazione, quindi hanno la possibilità di creare e iniziare tutti questi bartender che partono già con delle basi molto solide, e quindi possono poi nel futuro essere molto apprezzati, come stai dicendo tu adesso. Sta cominciando a vedersi, assolutamente, e poi sta cominciando a vedersi anche una buona rete, quindi una buona, non dico collaborazione, ma comunque un buon rapporto tra bartender, il comprendere che effettivamente se stasera non vengo a bere da te, ma vengo a bere da lui, domani sarà il contrario, quindi non è necessariamente doversi accaparrare la totalità della clientela, ma riuscire a capire che siamo tutti quanti più o meno nella stessa barca. E noi siamo pronti a dimostrarlo, perché il 20 marzo si va a Napoli per la prima tappa di Bar Italia. Sì, Bar Italia è un'altra cosa che ho visto nella tua bio, magari sapevo che sarebbe venuta fuori, e ti va di dirmi che cos'è Bar Italia? Bar Italia è una manifestazione itinerante, non è un concorso, non è una competition, è un momento di confronto tra bartender. Il tema ancora di quest'anno sarà Cocktail for the Planet, perché noi teniamo tantissimo questo aspetto della sostenibilità al bar, che non è soltanto utilizzare gli scarti, fare le cose, ma è utilizzare all'interno del bar delle politiche interessanti che riguardano la riduzione degli sprechi in generale, cioè cose minime, una buona differenziata, una buona gestione di quanto riguarda gli impianti di aria condizionata, di riscaldamento, la gestione del food, no? Di aprire probabilmente un minor consumo di carne aiuterebbe un po' tutti, l'introduzione di specialità plant-based potrebbe aiutare. Non sono né vegetariano né vegano, però sono convinto comunque che certe buone pratiche, certe buone politiche possono aiutare tutti.
ma fare delle cose bene. Tornando a Bar Italia, ottava edizione, siamo passati per tutta Italia, quest'anno è la terza volta che torniamo a Napoli, ma noi poi andremo, percorriamo in realtà tutta l'Italia, saremo poi a Genova, e poi saremo a Messina, insomma, saremo a Brescia, insomma, facciamo tante tappe poi per arrivare al gran finale che sarà all'estero. E basta, all'estero. non possiamo dire altro, non possiamo Ok, dire altro. e si svolge all'interno di qualche locale o... Sempre in locali, abbiamo preferito non usare location, ma sempre locali o comunque se ci sono location che si appoggiano a un bar, perché crediamo che è importante dare visibilità anche, aiutare i bar e a utilizzare tra virgolette, e lavorare in sinergia con chi fa bar, cioè non perché i catering, per l'amor di Dio, però noi siamo un bar giornale, quindi il nostro mondo è il bar. E all'interno di Bar Italia, da un paio d'anni ormai, creiamo questo circuito che si chiama Bar Italia Off, quindi coinvolgiamo non soltanto il locale che ospita la manifestazione, ma tutta una serie di locali all'esterno, quindi cercando di fare circuito e cercando di fare quello che diceva lui, che è una cosa fondamentale, più comunità possibile nel mondo del bartending, perché cioè, lo sharing è importante, ma non soltanto tra cliente e bar, ma è importante da tutta la comunità. Più la comunità di un posto è forte, più i locali di quel posto vanno bene. Non è vero che se c'è un bar, quel bar fa tutto. Ci sono più bar ci sono, più c'è forza, più si possono fare delle cose belle, più ci sono opportunità per tutti. Questo facciamo, quindi ci sono queste tappe, questo è Bar Italia. Tante masterclass, tutto gratuito. Non- Poi c'è questo laboratorio dei cocktail dove si ragiona sul fare miscelazione e via dicendo sì, ci sono dei vincitori, cioè, alla fine cioè, in giuria sono coinvolte, per esempio nel caso questa volta la tappa di Napoli, 27 giudici d'onore che non vengono soltanto da Napoli ma da tutta la Campania. Questo è un modo per, come dire, valorizzare anche i territori del Bombere, nel nostro caso. Quando saremo a Brescia faremo la stessa cosa su Brescia, quando saremo in altre... A Brescia dove andate? Si può dire? ancora in questo momento non è una location confermata, quindi non te lo posso dire. Posso dire che la prossima sicuramente ad aprile si svolgerà in un locale che si chiama Le Rouge, prendendo Le Rouge e il palazzo sopra, che è un palazzo Palazzo imperiale, un storico, palazzo storico bellissimo. meraviglioso. A Napoli, ve lo può dire lui, dove siamo? A Napoli siamo in un paradiso, La no? tesoreria, Mm. la nuova tesoreria, caspita, in galleria. È un posto tra l'altro nuovissimo, rilevato da pochissimo e in realtà si sa poco, nel senso che effettivamente è ancora sigillato. Però Si sa poco, andate, però andate, grande venite, esatto. venite venuti. Praticamente Bar Italia inaugurerà questo locale, un nuovo locale grandissimo. Inizio col botto così. È un inizio col botto, siamo felicissimi di questa cosa. E poi, come dicevo, insomma, Genova, Messina, andiamo un po' dappertutto. Ogni anno cerchiamo di cambiare posto. Ogni anno cerchiamo di cambiare posto, di andare un po' nelle varie città. Ok, adesso siamo arrivati al dunque. Siamo a 1 ora e 22, quindi siamo perfettamente negli orari. Che cosa, non dico niente io, lascio parlare voi, che cosa volevate presentare in anteprima questa sera? Allora, io ti faccio busso, gli dico toc toc, che è il gesto che ha fatto lui quando me l'ha raccontato, e io ho detto ma sì subito, e adesso vi racconterà Carlo. Vabbè, io accenno, poi Dai, sta a te, ma non possiamo dirvi quando, non possiamo dirvi dove, ma ci stiamo lavorando. Ma ci stiamo lavorando, guardate Esatto. l'occhiato. Sì, l'occhiato. Vabbè. Ma sarà un talk show, quindi un formato, mettiamolo così, ereditato un po' dalla cultura, dalla fruizione statunitense, un vero e proprio talk show sullo stile di Letterman, di Carson addirittura prima, quindi noi ospiteremo prima una scrivania, poi a un banco bar, vari ospiti per varie puntate. Ogni puntata avrà un tema portante dal quale, conoscendoci, divagheremo alla grandissima. Non ce la facciamo. E Parleremo di geografia. Parleremo soprattutto di geografia, no, parleremo, come avete detto, fondamentalmente di quelli che abbiamo definito come trend. Bar Giornale ogni anno individua dei trend che pensa possa, o meglio, che ritiene saranno i trend fondamentali dell'anno successivo. Quindi noi abbiamo preso i trend che abbiamo selezionato a fine 2022 e li abbiamo impostati su singole puntate. Ogni puntata avrà quindi degli ospiti che non saranno ovviamente
per lo più bartender, ma non saranno soltanto operatori del settore che fisicamente operano al bar, ma tutta la dimensione bar che gravita attorno al bancone, quindi saranno produttori, esperti, scrittori, ovviamente come abbiamo detto bartender e quant'altro. Questo è quello che posso raccontarvi. Questo Il resto sui è- mega trend, poi insomma E parleremo ovviamente di tutto quello che sono i mega trend del momento, tutte queste cose che interessano tutti, insomma. E soprattutto chiacchiere. Chiacchiere, no, ma anche il fare. Anche se Cioè il fare, cioè, solide ci sarà realtà, tanto chiacchiere, ma fare. anche solide realtà. Fare. E sarà in diretta, sarà registrato YouTube, Sarà sarà registrato, dai, sui questo stiamo social. Parla tu, io non voglio dire Sì, troppo. sì, no, sicuramente sarà registrato perché sennò noi rischiamo di divagare troppo, ci sarà, e per il canale di trasmissione stiamo vedendo quale sarà il più opportuno o quali saranno più opportuno. La seconda che ho detto è la più probabile, nel senso che come voglio dire, o anche nel tuo caso, insomma, partiremo da un canale per poi estenderci anche ad altri, perché questo è fondamentale. Perché è registrata, perché vogliamo mettere tutti i nostri protagonisti a loro agio, cioè nel senso che ognuno poi trova dimensione. Noi siamo abituati fondamentalmente per mestiere a fare un po' di public speaking e non tutti sono abituati a fare questa cosa, quindi vogliamo mettere tutti i nostri ospiti nelle stesse condizioni, nello stesso modo. Quindi proprio perché, ma non solo per loro, ma soprattutto per quelli che ci guardano, cioè nel senso che noi vogliamo comunque trasmettere qualcosa e attraverso le loro parole, attraverso quello che loro faranno, quello che loro ci insegneranno. Sarà un modo di raccontare le cose dove un po', come dire, cerchiamo di prenderci seriamente, ma non troppo seriamente, nel senso che eh, alla fine il mondo del bar è anche un mondo dove si deve andare oltre al tecnico, ai tecnicismi, è un mondo dell'ospitalità, il mondo, come dire, dove certe cose non possiamo fare quello che è un laboratorio scolastico. Avrà ovviamente un tono divulgativo, ma sempre comunque preso con la giusta leggerezza, quindi è chiaro che si va in profondità, ma cercando di mantenere Deve essere una roba piacevole, da una roba... bar, un tono da bar, ecco, Ma mettiamola sì, è così. un tono da bar, un tono da bar, che secondo me è uno dei toni migliori che possa essere. Sì. E settimanale, mensile, 2 volte a settimana, non si sa. Saranno 10 puntate. Ah, ok, quindi 10 puntate, quindi immagino durante l'inverno, sì. Saranno 10 puntate durante l'inverno, comunque stiamo lavorando per portare durante l'inverno. Sì. Molto, molto interessante. Allora sarò sicuramente uno dei primi No, a vabbè, guardarlo. poi ti aspettiamo. Vabbè, ovviamente. va da sé, va da sé. No, cioè nel senso, lo farete nel... Abbiamo dei studi di registrazione proprio all'interno di quello In che sede. è la nostra sede, tutti allestiti, abbiamo tutta una serie di cose, abbiamo uno staff meraviglioso sai, il nostro gruppo è un gruppo molto grande che fa tante produzioni e quindi considera che all'interno del nostro gruppo, oltre a Bar Giornale, per esempio soltanto nella mia area ci sono riviste per le quali lavoro come Ristorante, che è una rivista dedicata al mondo della ristorazione, Dolce Giornale, che è una rivista dedicata al mondo della pasticceria e gelateria, e per ogni settore industriale, qualsiasi settore industriale, c'è una rivista. Quindi più di un centinaio di riviste per tutti i settori. E questo è un po' il modello. Ogni anno per ogni rivista esce un libro, quindi avremo anche un libro novità. Ma sono Mi tante piacerebbe... cose. Confessa adesso... Fari, per esempio, è stato forse il primo libro proprio specifico sul mondo bar giornale. Adesso abbiamo avuto quello di Leonardo Pinto dedicato al rum, abbiamo avuto quello dedicato ai classici dimenticati di Ezio Falconi, che lui è Falcone è qua, abita qua vicino. lo sappiamo. Tra l'altro l'ho invitato, non mi ha risposto su WhatsApp. Ezio. Va bene. Mi hanno detto che era in ferie, però va No, bene. è vero, È stato in dopo tanti anni finalmente. Allora sì, voglio vederla così, magari gli riscriverò, vediamo se mi risponderà. Comunque, sentendovi parlare, allora mi verrebbe da chiedervi di magari farmi fare uno stage da voi, così imparo l'arte e la metto da parte. Vedo come si montano anche tanto le luci, le cose, si fa tutto.
Ah, ma guarda, quello non le monta lui, no, Sì, scherzo. altro che no, le lampadine al massimo, possono evitare le lampadine, Sì, questo, sì. questo posso. No, beh, insomma, c'è tutta una serie di cose fatta con tutti i crismi, insomma, tecnicamente c'è uno staff meraviglioso di tecnici, operatori che fanno le cose per rendere tutto questo da bello a... Bellissimo, da bello a bellissimo. Immagino, comunque è un'idea super interessante, infatti quando ci siamo sentiti e te mi hai detto subito al telefono, stavamo pensando anche noi di fare una cosa Però è diverso, non abbiamo sì, sì, capito una che cosa grosso modo, fondamentalmente... una cosa del genere mi avevi detto. E è sicuramente una cosa che a livello di comunicazione, voi che ne capite più di me, può funzionare, ma me ne sto accorgendo anche io facendo puntata dopo puntata che la chiave sono sicuramente gli ospiti, soprattutto loro ti portano la loro esperienza, loro ti portano anche la loro persona, e quello che è, e chi guarda si immedesima anche vedendo e sentendo le storie o i discorsi che uno fa, perché magari dice io la penso uguale, secondo me non è così, mi sono trovato io nella stessa situazione, e questo fa avvicinare tantissimo la gente. Che stiamo parlando veramente forse del settore variegato per eccellenza, quindi avere Ecco. contenuti e contributi che arrivano dalle più diverse direzioni rende alla fine l'esperienza finale ricca, più ricca quantomeno, più di quanto non possa essere ascoltare lo Stefano. Super, ma allora, prima cosa mi sono accorto che potremmo fare tranquillamente 6-7 ore di puntata e avete tirato fuori discorsi super interessanti, e se non avete qualcosa, se non vi interessa raccontare qualcos'altro, io avrei da farvi un'ultima domanda. La sentiamo, cuffie? Vai. È una domanda che faccio sempre a fine puntata, che rivolgo a tutte e due, però poi ognuno penso che mi risponderà in modo diverso. Però magari partiamo da te, Carlo. Dico, anche se la tua carriera non è stata da bartender, perciò non so non so com'è la vita di un giornalista dall'inizio fino a adesso. Tu quanti anni hai? Ne compio 30 tra... Ah, sei più giovane di me. Pensavo di essere io il più giovane, invece no. Io ne compio 33 tra 2 ore. Come Stefano. Ok, siamo là. E comunque, se potessi tornare ai tuoi inizi, No, guarda dopo. Beh, se potessi tornare ai tuoi inizi e fare un bilancio sulla tua carriera fino ad oggi, quello che hai fatto, quello che dovrai fare, sei contento di quello che hai fatto? Cambieresti qualcosa? Dammi un bilancio della tua carriera fino adesso. ovviamente anche da un punto di vista, come dire, di numeri non posso parlare da espertissimo. Ho avuto però la possibilità di scrivere da subito. Io ho iniziato il percorso per diventare giornalista appena possibile, quindi ho appena finito il liceo, cioè, come ovviamente Stefano può dire meglio di me, c'è un percorso da seguire che è vincolato per tempi, quindi c'è un paio d'anni di pratica, tra virgolette, da dover fare. L'ho fatto subito, quindi scrivo da quando ho la possibilità di farlo professionalmente, lo faccio. Sono contento nel senso che ho sempre avuto, anche adesso, la possibilità di avere a che fare con grandissimi maestri in tutti gli ambiti che ho seguito. Poi, come ho detto, le macro categorie che ho seguito sono quella dello sport e adesso quella dell'ospitalità, e in entrambi ho avuto la possibilità, come adesso tra l'altro, come in questo momento, ma in generale, di potermi rapportare non tanto a persone rilevanti da un punto di vista di peso, che possa essere poi un peso politico, un peso professionale, quanto da un punto di vista di insegnamento, di essere mentori. Ho adesso il privilegio di poter parlare con persone, non di tutte posso fare i nomi, ma al di là di Stefano e di altri scrittori o bartender, ce n'è una che devo per forza citare perché scrivo come dire, collaboro alla stesura dei contenuti di Campari Academy, soprattutto con il lato global, quindi con il lato internazionale, e quindi la possibilità di interfacciarmi con Monica Berg, che non è soltanto sulla carta quello che si legge, ma è davvero un faro per quello che riguarda la volontà di voler portare altre persone, altri professionisti a crescere e a fare esperienza. Monica, per quello che riguarda il bartending in generale, quindi il comunicare la cultura del bar, che possa essere una cultura tecnica o una cultura di cultura, quindi del bar, e lo stesso vale poter avere a che fare con Stefano, con Rossella che dirige il Bar Giornale e quant'altro. Questa è stata la cosa di cui io sono in assoluto più contento per quello che riguarda la carriera finora svolta scrivendo. Posso dirvi che sì, forse l'esperienza vera e propria al bar l'avrei fatta. Adesso che però ci sono dentro mi mangio le mani per non averla fatta. Come ho detto,
Ho avuto Vabbè, sei un'esperienza, sempre in tempo. sono ancora in tempo, esatto, è vero. Ho fatto un'esperienza che è stata meravigliosa, tostissima, meravigliosa, parziale secondo me. Non ho vissuto effettivamente cosa vuol dire davvero essere bartender. Quello Non hai, ci penso, non ci hai penso. sentito il brivido delle 1000 persone che vogliono da No, bere dell'ascol, e tu da solo. esatto, no, non l'ho ancora fatto, dell'essere in pessime condizioni con molte persone, no. Però abbiamo detto, si è sempre in tempo, quindi va bene così. Te lo dico io perché mi è venuto proprio, sentendolo dire a te e dicendotelo io, mi è venuta proprio la sensazione che ti viene quando hai davanti tutte quelle persone che vogliono da bere e tu non ti senti in difficoltà, nel senso di vedi tutta questa gente e dici tu insieme al tuo team, che se sei tu e un altro, tu e altre 3 persone, però dici possiamo ottenere, possiamo sostenere. È una sensazione che veramente ti fa sentire bravo in quello che fai, capito? Dici, questa gente so che posso seguirli tutti, so che chi aspetta alzo gli occhi, dico arrivo subito, oppure gli fai una battuta e riesci a rendere tutti quanti partecipi, nonostante ci sia una fila di 4 persone, nel senso di ci sono 4 file di persone qua da bere, tu comunque riesci a rendere partecipe tutti quanti a quello che sta succedendo ed è emozionante farlo, a mio avviso. Senti, è emozionante ed è emozionante anche far parte a loro, far parte di quello che fai tu. Assolutamente, sono d'accordo. Tu invece, Stefano, invece tu come mi rispondi a questa domanda? Qual è la domanda? Se potessi tornare indietro. No, dai. Ok, ci sei. Se potessi tornare indietro? No, fammi un bilancio di quello che hai fatto fino adesso, sei contento, non sei contento, cambieresti? Un bilancio di quello che hai fatto fino adesso. Cioè, è passato un po' di tempo. Direi che no, l'unica cosa di cui sono fermamente convinto è che ho avuto una grandissima fortuna di arrivare in questo mondo e di arrivare a Bar Giornale. E in qualche modo Bar Giornale per me alla fine ha sempre rappresentato casa e fare questo lavoro ogni giorno, arrivare in redazione nonostante tutto il carico, tutte le cose, le pressioni, arrivare canticchiando o fischiettando o facendo un Battendo i tacchi. insomma mi piace, nel senso che è una di quelle cose che dici a volte hai pescato la fortuna, il jolly, no? Cioè, per me Bar Giornale rappresenta questa cosa qua, insomma la mia zolla, casa mia, il posto dove io stare. E ultima cosa, visto che è la prima volta che non salta fuori in tutta la puntata, quindi lo tiro fuori io, che rapporto avete o cosa ne pensate del mondo del flare? Se avete mai visto qualcosa, se ne avete mai parlato, Bar Giornale un po' di anni effettivamente abbiamo magari ne avete parlato quando è diventato famoso Bruno, cose varie, però non lo so. Ne abbiamo parlato un po' in quello, poi ne avevamo parlato un po' prima, diciamo ai tempi di Marco Canova. Marco l'avevo conosciuto che era giovanissimo durante un concorso, ma aveva già vinto tanto. In quel concorso c'era anche Bruno. Era un concorso organizzato da un carissimo amico che purtroppo non c'è più, che si chiama Carlo Famoso, Carlo Famoso, sì. che faceva le cose meravigliose e mi avevo sempre un bel ricordo suo. Tutti abbiamo un bel ricordo suo, perché non come si poteva fare un ricordo da una persona nazionale, eccetera. Flare. Allora, il flare è un argomento su cui torniamo proprio a Napoli, con una gara un po' particolare che abbiamo chiamato Speed and Taste Challenge, e quindi su una gara che è fatta da bartender.it in collaborazione con Bar Giornale, con The Prince Factory. È una sorta di flare, nel senso il flare è working flare, no? È quello che definiamo il rituale del fare il cocktail buoni in pochissimo tempo, cocktail classici in pochissimo tempo. E sarà una delle sfide vere e proprie che facciamo nel serale della nostra manifestazione in tutte le tappe, quindi invitiamo tutti a iscrivervi se volete mettervi alla prova, dimostrare che sapete fare cocktail buoni in poco tempo, e quindi è una delle anime del flare. Poi secondo me anche il flare è un'attitudine, parlavamo prima di Daniele Dalla Pola, no? Secondo me tutto quello che fa Daniele Dalla Pola, il fuoco, le fiamme, l'essere, Quello è tutto flare. quello lì è un mondo flare. Cioè, era Flare, il Blue Blazer di Jerry Thomas,
era Flair, e tutto quello è Ma arte del anche Flair. Luca Cinalli, Simone Caporale, Ma Dennis Zoppi, molti grandissimi. loro fanno tutto il tempo flare. Quella è la cosa, che poi ti dici, ma da quanto tempo non parlate di Flair? No, in realtà di Flair in qualche modo ne parliamo tutti i giorni anche senza scrivere This is Flair. È Ok. una... È un prolungamento di quello che abbiamo detto prima, è qualcosa Sì, che bisogna saper comunicare, o se non saper comunicare, sapere come indirizzare, ecco, sì. mettiamola così. Il fatto che venga strumentalizzato o demonizzato un termine è qualcosa su cui bisogna lavorare, che bisogna curare, tutto qua, ma il Ma resto, no, il resto l'avete detto ma voi, è cioè è là, meraviglioso. Io è là ed c'era un è locale, fondamentale, tra l'altro. c'era un locale, prima che adesso costruissero tutta questa cosa meravigliosa che hanno costruito davanti all'Hollywood e oltre, che c'era un solo posto all'Hollywood. Quella cosa là che si chiama Casablanca, sì. E poi c'è un locale che si chiama Maison Espagne. Sono i primi posti dove a Milano si vedeva, cioè uno dei primi posti dove io ho visto personalmente, uscendo, ancora non ero nel settore, non mi ricordo, dei bartender Flair muoversi, mi ricordo ancora Marconi e Corniati, davanti al banco. Stiamo parlando del Flair, devo dire, Che c'erano no, no, Marcone e Marchino. Marconi e Marchini. E Marchino verrà qua a fine mese anche lui. Beh, insomma, stiamo parlando veramente di quelli che sono stati i pionieri di tutto questo mondo qua, e quindi anche quello è molto affascinante, molto, molto bello, molto bello. Io boh, la ritengo una cosa, come dire, adesso siamo in una fase nuova di questo settore dove ormai si è consolidato. Dire che fai flair non è come dire fare il bartender, perché una volta si diceva fanno i bartender acrobatici, o comunque la televisione li chiama ancora così, perché la televisione c'è quel problema. Per farti capire cos'è. C'è quel problema, c'è un problema di divulgazione, capito? Che noi non possiamo colmare, perché quella è come dire è una trasmissione generalista che si rivolgono a un pubblico che, se gli dici che quelli sono barman acrobatici, lo capisci. Se gli dici che quelli sono barman flair, non lo capisci. Allora forse per avvicinarli. Però ancora c'è questa concezione, questo ve lo dico, da parte di molti: voglio quel barman perché fa le acrobazie. Cioè, per loro il barman top è quello che fa là fuori, là fuori. No? Quelle che non ne sanno niente dicono voglio quello lì perché quello lì, quello che è bravissimo. Ma bravissimo perché? Perché io ho visto fare delle cose con le bottiglie. Ah, vabbè, ok, ognuno c'è la sua. Vedi che comunque là fuori il bartending flair è super apprezzato. Ma io Sì, stesso. sì, ma infatti mi è capitato spesso mi allaccio perfettamente a quello che dici tu, di avere richieste o su social o di persone che mi contattavano che associava il fatto che tu fai fare ad un certo livello agli occhi di chi è fuori, e che il tuo essere così estremo da una parte vuol dire che tu sei completo in tutto. Nel senso, se sei così bravo, vuol dire che sai fare anche tutto il resto. Certo. Si discosta dall'idea che c'era tipo 15 anni fa, che sai fare flair non sai fare da bere. Invece adesso hai visto che c'è questo, non c'è più il barman flair e il mixology, adesso si è mescolato tutto. Quindi questa cosa che dici tu è vera, nel senso che se ti vedono riuscire a fare un certo tipo di acrobazie, un certo tipo di intrattenimento, Però ti di dico, risposta devi Cagni, sempre ci sono fare. stati degli anni che c'era, come si chiama la competition, Roadhouse, non una Roadhouse, scusami, quella che facevano, quella che organizzava, vabbè, insomma, il circuito internazionale che facevano a Lollapalooza. WFA, sì, sì, io lì io lì ho preso il massimo della mia visibilità. Perfetto, in quella dove io ho fatto anche a un certo punto, mi ricordo ancora un barman famosissimo, Flair, che venne da me e mi dice: perché mi hai dato questo voto qua sul gusto? Ho dato il voto sul gusto perché mi hanno chiesto io non valuto il resto, valuto quella roba là. Però perché voi non capite, perché voi siete un altro mondo, perché voi di qua c'era ancora nella mentalità del bartender Flair quella di sentirsi, come dire, uno diverso dagli altri bartender, no? Non c'era allora, era lo stesso bartender Flair che si sentiva diverso, che si pensava diverso dagli altri, e gli altri lo guardavano diversamente, perché lui diceva: vabbè, basta che io faccio il numero, se anche il cocktail è da sé, chi se ne frega, ho fatto il numero, capito? Perché sì, però magari è vista anche dal fatto che facendo flair è anche molto più difficile riuscire a fartelo bene il drink, capito? Perché a parte il tempo di preparazione, però facendo certi movimenti e certe cose ti è difficile sia il fare la dose giusta, sia Certo. dare la giusta diluizione, cose varie. Però vabbè, sicuramente era italiano? No, no.
Ecco, allora se non eri italiano... Era dell'Est Europa, diciamo, molto Ah, famoso. ok. Allora sì, può essere. Ti capisco benissimo quello che intendi. Va bene, e sono super contento. Siamo a 2 ore di diretta e 1 e 44 di registrazione, quindi ci siamo. Non mi resta che ringraziarvi per la puntata. Grazie mille ragazzi di essere stati qua. Grazie mille a chi è rimasto, grazie mille a chi ha ascoltato a chi è da YouTube o Spotify o tutte le altre piattaforme. E fate gli auguri, E soprattutto tra poco però non adesso. Ok, vabbè, non so quando visualizzerete, comunque il 14 marzo io compio gli anni, quindi vabbè, mandatemi gli auguri. E c'è anche il mio PayPal se volete nelle info. Metto in descrizione del video su YouTube i vari link, metto il link di Bar Giornale, metto il link se c'è di Bar Italia, lascio i loro contatti social sempre nella descrizione del link YouTube, quindi vi metto un po' di contatti per andare a ripercorrere quella che è stata la puntata, ragazzi. Intanto vi ringrazio di esserci stati, ringrazio di nuovo voi per essere state qua, è stata una bellissima puntata. Questa settimana vi romperò un po' le palle sui vari social, tag, non tag e cose varie, mi dispiace, però devo... E loro noi. A voi, no, a voi. E basta. Grazie mille ragazzi, ci vediamo settimana prossima e lunedì prossimo è il 20. Quello. Lunedì 20 viene Edo Nono. Saluti. Edo Nono del Rita. Quindi ciao a tutti ragazzi e buona serata. Grazie.